Il viaggio di quest'anno, agosto 2024, in realtà prende forma esattamente un anno prima, ad agosto 23. Se ben ricordate, ad agosto 23 abbiamo fatto Macedonia, Kosovo, Albania, Montenegro. In quel contesto, in quel viaggio, in quei giorni, soffrimmo un caldo infernale. Ed è proprio in quel contesto che decidemmo stop al caldo, stop a soffrire un caldo così torrido. A Berat trovammo ben 40-41 gradi e andiamo in un posto al fresco. Cinzia sotto Natale 2023 propose l'Islanda, io rimasi del tutto meravigliato, sorpreso ed estremamente felice della scelta di Cinzia, per due motivi. Uno, perché a me sarebbe molto piaciuto tornare in Islanda visto che ne ero innamorato. Secondo, avrei potuto farle apprezzare un posto magnifico. Terzo e non ultimo, avrei potuto condividere con lei un'esperienza che non avrei mai pensato di fare, ovvero l'Islanda. Ci aspettavamo sì il fresco, eravamo alla ricerca del fresco, ma non del freddo. Ed invece l'Islanda ci ha fatto un bello scherzetto, ma partiamo dall'inizio. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Martedì 13 agosto 2024. Si torna indietro di circa 6 anni fa, non vi anticipo nulla, ve lo faccio capire volta per volta, ma tanto già l'avete capito. E siamo partiti in realtà il 10, era sabato, non vi abbiamo portato con noi i primi giorni perché è stato soltanto un macinare chilometri, prendere caldo, coda, traffico, stress. Siamo arrivati ieri a Hirtshals, la prima sosta che abbiamo fatto ieri, l'Ostrup Lighthouse, chiamato così ma in realtà il nome vero è un altro e adesso ve lo dico. Il faro di Ruberknud è un faro situato sulla costa del Mare del Nord nel comune dello Hjørring, nella regione dello Jutland settentrionale in Danimarca. La costruzione del faro iniziò nel 1899 e fu acceso per la prima volta il 27 dicembre del 1900, ma venne dismesso nel 1968 a causa dello spostamento di una duna di sabbia mobile. Il 22 ottobre 19 la struttura è stata spostata di 70 metri verso l'interno ed evitarne il crollo conseguente all'erosione della scogliera. Il sistema di illuminazione del faro era composto da 134 lenti di Fresnel tagliate a mano che erano state fatte arrivare dalla Francia ed erano costate ben 42.000 corone danesi. Complessivamente la costruzione della struttura costò 176.000 corone. Quando venne costruito nel 1900 il faro si trovava a circa 200 metri dal limitare della scogliera e non era presente alcuna duna di sabbia. A partire dal 1910 il vento iniziò a spostare una grande duna sabbiosa nella direzione del faro. Tra gli anni 20 e gli anni 50 si cercò di contrastare l'avanzata della duna costruendo delle grate di legno di pino, piantando vegetazione e portando via grandi quantità di sabbia, senza successo. Nel 1953 la duna vicino al faro era diventata tanto alta da coprire il suono del corno da nebbia. Il 1 agosto 1968 il faro cessò di funzionare. Il 22 ottobre 2019 il faro è stato sollevato dalle sue fondamenta e spostato di circa 70 metri grazie a due grandi binari. Oggi il faro sorge a 60 metri sul livello del mare sulla scogliera conosciuta come l'Ostrup Klint. Il faro è alto ben 23 metri, il peso dell'intera costruzione è di circa 720 tonnellate. In cima alla torre si trova una lanterna cilindrica di colore rosso. All'interno della torre è presente una scala a chiocciola installata nel 2016 per permettere ai visitatori di salire in cima all'edificio. Il sito è una delle attrazioni turistiche principali della regione, tanto da attirare circa 250.000 visitatori l'anno. Questa sarà l'ultima sudata che faremo prima di arrivare in Islanda. Siamo in un faro semplicemente meraviglioso, l'Ostrup Lighthouse, e probabilmente sarà gli ultimi 22-23 gradi che... Non te la tirare, dai, che no, la farà fresco. Su. No, io spero tanto che sia bello perché lì è una terra fantastica. Guardate la sabbia modellata dal vento, pettinata dal vento. Ah, ci dobbiamo andare. Dove?
In Islanda. E domani c'è tempo, aspetta. Da lì siamo andati alla nostra struttura molto deliziosa, una casetta molto deliziosa in campagna. Adesso vi mostro la nostra abitazione qui in Danimarca. È una fattoria estremamente deliziosa, guardate qua, è una fattoria a tutti gli effetti. Qui è dove ci sono gli attrezzi del mestiere. Dietro di voi ci sono vacche e cavalli. Ovviamente la moto è qui fuori e ha il suo parcheggio. Questo è il nostro patio, molto 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 carino. Qui abbiamo messo un po' di roba a lavare, quindi l'abbiamo stesa. Questa è la nostra casetta. Adesso vi faccio vedere l'interno. Voilà, lasciate perdere il disordine in base da noi. Qui c'è Cinzia che è finita dalla doccia, qui c'è la cucina, Cinzia che sta facendo il caffè. È pronto. Caffè pronto. Caffesito? Caffesito. Questa è la cucina che questa sera sfrutteremo. Qui c'è il bagno e qui è dove dormiremo. Soggiorno piccola, ma c'è tutto l'essenziale ed inoltre c'è una vista qui fuori veramente veramente incredibile. Adesso caffesito. C'è una pace infinita. Caffè e poi ci rilassiamo. Beautiful. Bella, dove ci hanno offerto persino delle uova fresche di gallina con cui abbiamo fatto colazione questa mattina. It's free. Uova fresche per domattina. Yeah. Good. 2 or Two. Thank you. yeah. Sì. Beautiful. I can lay them there. It's Yes. Ragazzi, lui è uno dei due che gestisce la struttura. Come avete visto, stavo bevendo il caffè. Thank you, thank you. Stavo bevendo il caffè, è arrivato uova fresca per domattina. Quindi domattina, o forse anche questa sera, ci facciamo una bella frittatina con le uova fresca. Cioè, questo sole incantevole, magnifico, e quasi sta decisamente da Dio. Cinzia è andata dentro a appoggiare le uova. Continuiamo a rilassarci perché qua si sta veramente veramente beautiful. E adesso questa qui che vedete è la fila per andare in Islanda. Questa mattina abbiamo fatto una bella colazione, abbiamo fatto la spesa, che è l'unica borsa colorata che vedrete del set. Qui c'è il nostro cibo per i 2 giorni in nave. E qui c'è Cinzia. E qui c'è Cinzia che è un po' agitata. Comunque, non l'hai detto che a differenza del 2018, stavolta non sei da sola, sono anch'io. C'è Cinzia. Quindi la spesa triplica. Anche le emozioni saranno diverse. Cinzia è un po' agitata, un po' anche io. Perché la prima volta che andai in Islanda andai un po' da incosciente, un po' da... non sapevo neanche dove stessi andando, e quando ero lì mi resi conto del posto in cui ero. E non vi nascondo che una volta tornato a casa, per le 2 settimane successive di notte mi svegliavo ripensando alle strade che avevo fatto completamente da sola, azzardando delle cose allucinanti. Questa volta vorrei rifare tante di quelle strade, però in 2, quindi la cosa era ancora più avventurosa, però sarà altrettanto emozionante. Questi dietro di noi sono dei ragazzi bolognesi attrezzati con una Jeep che sicuramente hanno molto più margine di azzardo rispetto a noi. Comunque ragazzi, adesso check-in, noi ci facciamo 2 giorni di nave e voi riposate. Quando ritorneremo in linea saremo arrivati in Islanda. E sarà a Ferragosto. Sarà Ferragosto, perché partiamo il 13 alle 11, circa 11:30, e arriviamo il 15 alle 8:30. Ragazzi, ci siamo, si entra nella pancia della Norrona e vi dico che siamo un bel po' di moto. Ho conosciuto 3 signori di Udine, tutti e 3 col GS. A parte loro c'è quest'altro ragazzo con l'Africa Twin di italiano, e poi non ho visto nessun altro, almeno in coda. Quindi sono 5 moto e 6 motociclisti almeno italiani sulla Norrona. Poi sono altri ragazzi con le Jeep, ma questa è un'altra storia. Un po' di coda per sistemare le moto. Cinzia un po' agi. Si vede. Venite, adesso vi mostro la mia stanza 5 stelle. Siete pronti? Entriamo. E voilà, eccola qui. Quella lì sotto è la mia postazione. Qui c'è un altro ragazzo, qui ce n'è un altro e altri 3 posti sono qui sopra. Doccia fatta, non resta che attendere la partenza. Very beautiful. Buon Ferragosto, buon 15 agosto, sono circa le 8:15, tra una ventina di minuti dovremmo entrare in porto e per fortuna finisce questo lungo viaggio in nave. Dico così perché il viaggio, oltre a essere lungo, proprio fisicamente lungo, è stato anche molto movimentato, perché il mare non sempre è stato dalla nostra parte. Cinzia è quella che sicuramente ha accusato di più il colpo e non vediamo l'ora di scendere
e toccare la terraferma. Ancora poco. Dicevo, dopo l'inferno in nave di ieri fino a stamattina, come sbarchiamo mi è tornato il sorriso. Benvenuti in Islanda. Questa è una passerella tutta colorata che porta a una chiesa che però visiteremo l'ultimo giorno. Adesso ci mettiamo i guanti e inizia il nostro viaggio. L'Islanda ci accoglie così, con un cielo a pecorelle e 12 gradi. Ragazzi, questo sarà soltanto l'antipasto di un lungo pranzo, di un lungo banchetto. Appena sbarcati dal traghetto si fa una bella salita, neanche a dirlo, cascate dappertutto. Poi si festeggia quel lago che abbiamo appena visto e poco dopo guardate qua sotto, ragazzi, siamo a 620 metri di altezza. Guardate che spettacolo è qui. Sembra di essere in cima al mondo, siamo appena a 650 metri di altezza. Fantastico, meraviglioso. Queste qui davanti sono alcune auto che sono scese con noi dal traghetto, ma tra un po' il traffico sparirà. Sono bastate poche curve per toglierci un po' di traffico da davanti a noi e catapultarci letteralmente in un'altra realtà. Guardate qua il colore della terra come brullo, si alterna il nero, il verde e l'azzurro del lago, se lo ricordo. La cosa che vi impressionerà è che il paesaggio cambia in maniera molto veloce, chilometro dopo chilometro. I colori sono diversi, le strade sono diverse e la natura è totalmente diversa. Cinzia ha detto: sto sentendo un po' freddo, voglio farmi una doccia calda. Eccola qua, ragazzi. Quella doccia alle spalle di Cinzia è acqua calda. L'acqua arriva dal vulcano che è qui in alto. L'acqua, ve lo posso garantire, è un'acqua bollente. Qui siamo in una zona geotermica, come potete vedere. Quello davanti a voi è il cratere del vulcano di Krafla e adesso ci arriviamo. Avrei voluto alzare il Mavic, ma c'è un vento folle e credo che il Mavic resterà in borsa. Nell'aria si respira praticamente zolfo. Questa è la bocca del vulcano Krafla, che alimenta la fontana dove siamo stati poco fa, e questo è il contesto che c'è qui intorno a noi. La fontanella dove eravamo poc'anzi è esattamente qui su, a qualche chilometro da qui. Il colore dell'acqua è incredibilmente turchese. Area geotermica di Hiverir. Ragazzi, qui la terra respira a pieni polmoni. Guardate qua, i colori vanno dall'ocra al grigio, al rosso, al verde e tra un po' arrampicheremo su quella strada lì. Qui la zona di Verir, di qua c'è il lago di Mývatn, lì in alto c'è il vulcano di Krafla e il viaggio continua. Guardate che vista c'è dopo questa curva qua, non a caso qui c'è gente che parcheggia qui sopra per gustarsi il panorama, noi ce lo vediamo dal vivo. Guardate qua davanti a voi, parco naturale di Mývatn, è tutto un lago, attività geotermica a gogo sulla nostra destra, ocra, verde, azzurro, il nero dell'asfalto, è pazzesco, è pazzesco. Adesso qui sulla destra c'è un lago di un turchese, eccolo qua, guarda che azzurro è, sembra la laguna blu. Stiamo arrivando a Mývatn, dove terminerà la nostra prima giornata. Eccolo qua, questa è la struttura della nostra prima notte. Adesso cerchiamo di capire dove parcheggiare. La bandiera islandese che va ai 420, è tutto very beautiful qua, ragazzi. Questo è il lago di Mývatn, una riserva naturale. Adesso ci faremo un giro da qualche parte. Ci sono tante attrazioni turistiche qui intorno, tra cui anche delle grotte. La bocca di questo vulcano è veramente qualcosa di incredibile. Non mi chiedete il nome perché è impronunciabile, ma è di una bellezza mostruosa ed è di fronte al lago di Mývatn. Queste che vedete qui di fianco a voi non sono rocce, ma è lava. È un posto fantastico. Siamo all'interno della grotta. Cinzia è un po' scettica nel voler fare il bagno. Qui c'è un'acqua ricchissima di zolfo, arriva un odore di zolfo molto forte. L'acqua è molto calda, ovviamente è vietato fare il bagno. Anche questa è Islanda. Il check-in si fa al campeggio. Questo è l'ostello. La moto praticamente ce l'ho di fronte all'ingresso. Qui si lasciano le scarpe, qui sono i bagni e questa stanza 7 è la nostra.
In questo momento siamo soltanto io e Cinzia, una stanza condivisa, come vi dicevo. Siamo in 4, dormiremo con i sacchi a pelo. Questa sistemazione, ve lo ribadisco, costa ben 140 euro. Adesso ci rilassiamo, si cena, abbiamo anche la cucina a disposizione. Cinzia, una cucina così neanche a casa ce l'abbiamo. Cinzia ai fornelli. Ragazzi, guardate la sala pranzo, che vista che c'è. Campo di Lava. Come prima giornata siamo stati estremamente fortunati perché il cielo è tornato a essere azzurro, abbiamo beccato temperature anche molto basse, anche intorno agli 8 gradi, e faceva letteralmente freschino. Però poi, come vedete, il meteo varia in maniera folle qui in Islanda e quindi adesso ci prepariamo alla cena. Menù in cucina, Chef sotto la zucca. Anche a piatti siamo ben forniti, apposati. Oggi possiamo abusare di questa bellissima cucina. Super mega attrezzata, alta qualità. Quindi risotto con la zucca. Tocca cucinare anche in ferie. Guarda che vista però che c'è sui campi di lava. Buona cena e buon appetito. E ci diamo appuntamento a domani. Ragazzi, buongiorno, day 2, 16 agosto. Vi dico soltanto che ci sono i termosifoni accesi all'interno. Sì. Ha piovuto, sta piovendo poco. Oggi sarà una giornata un po' umida, ci attendono i primi sterrati. Insomma, sarà una giornata, se il meteo ce lo consente, molto ricca di cose da vedere. Già a dura prova, già il secondo giorno siamo a dura prova. Immaginavo fosse un viaggio impegnativo fisicamente, come vi dicevo, e lo è in realtà. Cinzia piano piano sta entrando nel mood Islanda. Ti tiro io sul morale. Ragazzi, questa mattina da Mivat ne ho un risveglio così, nuvole basse e meteo umido. Adesso ci aspetta un bel giro oggi, circa 230 km. Questa terra è incredibile, respira a pieni polmoni, non c'è il sole. Ieri siamo scesi da questa strada, che adesso faremo un pezzettino indietro per passare da Dettifoss, una delle prime cascate di oggi. È incredibile, si sente nell'aria una puzza di zolfo, e anche l'acqua puzza di zolfo. Ieri Cinzia ha fatto la doccia, aveva un anello d'argento e è diventato ambra. Eccola qui, Iverir, non c'è nessuno in questo momento. Guardate che come cambiano i colori, il paesaggio è pazzesco. La cosa che mi rimase impressa è che guardando i bordi della strada vedevo il colore cambiare delle piante, la vegetazione. A parte che non c'è un albero in giro neanche a pagarlo proprio. Fiori, prettamente fiori. Ieri vi dicevo, basterà allontanarsi un po' dal porto e trovare nessuno in giro, e così è. L'acqua neanche i cani, come si dice alle parti nostre. 16 agosto, guardate che tempo da lupi. Fino a poco fa ai bordi della strada avevamo campi di lava e guardate adesso, verde a go go. È impressionante passare di fianco alla spiaggia. La spiaggia è nera perché è vulcano e l'acqua è color smeraldo. Considerate che sta piovendo, quindi il sole non c'è. L'acqua ha dei colori pazzeschi, ragazzi, pazzeschi. Cascata di Dettifoss, non è molto alta, alta 44 metri, ma è impressionante per la portata di acqua. Quelle in lontananza sono le cascate di Selfoss, molto più piccole di queste di Dettifoss. Guardate le nuvole come sono basse. E noi adesso andremo lì a visitare esattamente quella cascata lì, ma non vi anticipo nulla. Vi dico soltanto che stiamo scendendo da un altopiano all'altezza di 450 metri e piano piano arriviamo in giù. Lo sterrato per oggi l'abbiamo evitato perché a quanto pare la 85 è stata riasfaltata quasi in toto, e quindi siamo arrivati ad Husavik, dove avevamo intenzione di fare un'uscita per vedere le balene, ma a parte il tempo che piove, ma non sarebbe un problema, il capitano ha disdetto l'uscita delle 11, quindi adesso proseguiamo il nostro giro e vediamo se un'uscita simile è possibile farla ad Akureyri, oppure in alternativa ci sarebbe un altro paese a mezz'ora da Akureyri dove partirebbe una nave alle 15:30. Qui ahimè ragazzi il tempo è così, cambia talmente velocemente, e quindi anche i vari programmi, i vari progetti, le varie escursioni
possono cambiare col passare del tempo. Welcome to Akureyri. Quella è Akureyri, ragazzi. Adesso noi lì finiremo la tappa di oggi. L'obiettivo è vedere se riusciamo a fare un'uscita in barca per vedere le balene. Vediamo un po'. Da Akureyri dovrebbe esserci un'altra agenzia che potenzialmente potrebbe fare al caso nostro. Ragazzi, questa sera abbiamo una struttura rigorosamente, ecco, permesso. Questa è la nostra stanza. Siamo appena arrivati, praticamente siamo dopo una giornata di pioggia, siamo praticamente sul centro, pienissimo centro di Akureyri. Qui sotto c'è la via dello Struscio, adesso non resta che sistemarsi. E per la felicità di Cinzia abbiamo anche trovato l'agenzia che ci porta a fare whale watching. Adesso abbiamo appuntamento alle 5, sono circa le 2, adesso doccia, ci sistemiamo, un minimo di spesa e si va a fare whale watching. Ad Husavik, come vi dicevo, è stata rimandata l'uscita per via del tempo, del mare soprattutto, e quindi siamo arrivati qui ad Akureyri. Beh, volete ridere? Qui ad Akureyri ci sono due compagnie che fanno whale watching, una di fianco all'altra. Siamo andati dalla prima che ci ha detto: vi mettiamo in lista di attesa. Noi speravamo di salire sulla nave visto che sarebbe partita nell'arco di 20 minuti. Dopo 20 minuti ci hanno rimbalzato, siamo andati all'altra agenzia, il primo posto libero c'era sulla nave delle 17. La nave delle 17 è questa qui che vedete alle mie spalle. Siccome c'è crisi, c'è grossa crisi in giro, dicono, la gente viene in ferie in Islanda. 2 biglietti per fare whale watching, 190 euro. Kapait, evviva la crisi. Questa che vedete alle mie spalle è una cascata di acqua bollente. Potete vedere dalla parte alta della cascata dove si vedono i vapori del calore dell'acqua che si tuffa all'interno del fiordo. C'è uno che si sta spogliando e sta facendo il bagno, e questo siamo all'interno del fiordo. Stiamo rientrando adesso dalla vista appunto alle balene, ne abbiamo viste diverse. Ahimè non sono riuscito a riprenderle perché era un attimo quando uscivano e rientravano in acqua, però è stato molto bello. Io già avevo fatto questa esperienza nel 2017, Cinzia no, motivo per cui l'abbiamo rifatta. Come è stata questa esperienza? Per te che non avevi visto? Molto positiva, da qualcosina abbiamo visto. Non siamo riusciti a fare i video, ma alcune megattere proprio sotto al muso sono spiccate, quindi va bene così. Positivo, dai. Cinzia sembra molto positiva, allegra, felice. Adesso da qui rientriamo verso la nostra struttura, doccia di acqua bollente perché fa abbastanza fresco e ceniamo. Una particolarità di Akureyri: il semaforo rosso è a forma di cuore. Questa sera la cucina è un po' diversa di quella dell'altra sera. Stasera al ristorante. Stasera ristoria pizzorante. Stasera leggeri: tonno, pomodori, pane e cinzia e buona cena. La cucina è un po' diversa. C'è anche la frutta stasera. Frutta stasera. Non abbiamo barato a spese. E buona cena. Ragazzi, buongiorno. Questa mattina occorre una colazione particolarmente strong e Cinzia è anche particolarmente contenta di questa colazione a buffet, particolarmente ricca perché oggi ci attendono ben 400 km, di cui in parte anche sterrati. Le condizioni meteo non dovrebbero essere ottime, ma adesso iniziamo a pensare alla colazione. Ti perdi in chiacchiere. Non ti perdere in chiacchiere, dai. Lasciamo Akureyri e i suoi semafori con i cuoricini rossi e iniziamo a puntare il nord-ovest che ci regalerà sicuramente grandi emozioni, impegnativo ma emozionante. Queste sono le cartoline con cui iniziamo la giornata di oggi. Cinzia, che può distrarsi di tanto in tanto, non sempre, ha anche fatto un whale watching dalla moto, ha visto un paio di balene più avanti che uscivano dall'acqua. Very beautiful. La temperatura, siamo sugli 8 gradi, ragazzi, e questo è il contesto in cui siamo. Strada senza vista. Ragazzi, questa è la condizione di alcuni tunnel. Accendiamo un po' di luci qua. Questa è la condizione di alcuni tunnel che ci sono qui in Islanda, poco illuminati e molto stretti. Il limite qui è di 50 all'ora e come vedete qui ci passa
ci passano due macchine molto a fatica, quindi occhi aperti. Sono queste piazzole dove è possibile alternarsi, fermarsi e lasciare passare gli altri. In questo caso dovremmo fermarci noi. Mi dice Cinzia mentre parlo che i tunnel creati dal 2020 in poi sono stati fatti per evitare che alcuni paesi rimanessero isolati nei periodi invernali, perché venendo chiuse le strade dei passi ovviamente alcuni paesi rimanevano isolati. Allora dal 2020 hanno fatto una serie di tunnel proprio per evitare che alcuni paesi rimanessero senza collegamento nei periodi invernali. Olaf Jordur, ragazzi, vivere qui penso che sia molto tosto, vivere dico in Islanda in generale, ma in questi posti qui lo è ancora di più. L'isolamento è veramente totale e siamo in estate. D'inverno qui la questione è veramente drammatica, secondo me. E qui sarebbe una vista mostruosa se non fosse che è iniziata a piovere. Una pioggia fine e intensa e un vento molto sostenuto, come potete credo sentire anche dal microfono. Guarda queste rocce nere, il verde del muschio e l'azzurro del mare. È una terra veramente pazzesca, i colori cambiano metro dopo metro. Non mi stancherò mai di ripeterlo perché sembra di essere in 10 mondi diversi, nonostante questo meteo. Guardate che traffico che c'è. Abbiamo fatto una galleria a 7 km e 6, una sola auto abbiamo incrociato. Come promesso ragazzi siamo sui primi tratti di sterrato. Siamo nella parte, vi ricordo, nord-ovest dell'isola, la parte dove solo il 10% del turismo arriva. Qui d'ora in poi saremo noi e la natura. Ovviamente aumentano i pericoli, aumentano le problematiche stradali, aumenta anche la bellezza però. Questo è quello che intendevo dirvi poco fa, guardate che paesaggio, eppure abbiamo fatto sì e no 30 km rispetto a dove eravamo prima, totalmente in un'altra realtà. Oggi l'Islanda ci sta mettendo a dura prova guys, siamo a ben 4 gradi, pioviggina, panorami sì sono spettacolari, peccato la mancanza di sole, che con il sole sarebbe un'altra roba. Cinzia sta dicendo per fortuna che non fai parlare me, altrimenti la gente con quello che direi si iscriverebbe a GoGo. Comunque si prosegue, l'ottimismo ci vuole, dai che tra un po' peggiora, dai, go! Siamo dispersi da qualche parte lungo la costa islandese. Siamo a circa 200 km dalla fine della tappa di oggi. Siamo fermati in questo bar bistrò molto carino. Sembra una biblioteca. In un posto lungo la costa, dimenticate veramente da Dio, non c'è assolutamente nessuno in giro. Smile, you are on camera. E la camera è lì. Però l'ambiente è molto bello. Guardate qua. Siamo io, Cinzia e nessuno, è fuori, lì c'è il GS e qua c'è la questione così, c'è un piccolo shop, è molto carino, molto carino e delizioso. Una sosta, vi dico la verità, più per Cinzia che ovviamente soffriva il freddo, ma anche per me per rifocillarmi, perché oggi è particolarmente impegnativa la questione. Tra lo sterrato, le temperature basse e la pioggia, l'Islanda ci sta mostrando il suo lato più aggressivo. Sapete che vi invidio? Vi invidio perché sto congelando. 17 agosto ci sono 5 gradi. Io che amo il caldo, questo è un inferno. Il caldo, 40 gradi, non li amo neanch'io, però 5. Dopo la pausa cafecito ragazzi siamo saliti su questo passo 3 gradi, ma guardate che spettacolo, guardate che natura superlativa, nonostante la pioggia ci sono dei colori pazzeschi. Di qua di fianco alla strada abbiamo il giallino, di fronte abbiamo il verde, la strada nera, i paletti gialli, è tutto very beautiful. È impegnativa questa terra, molto strong ma molto bella, molto selvaggia. Siamo tornati sulla N1 con un vento abbastanza sostenuto, una pioggia che adesso ci ha lasciato per fortuna ed è tutto molto fresco oggi. Ne approfitto per fare benzina prima di
arrivare alla fine della tappa di oggi. Guardate che tempo da lupi che c'è. La benzina ovviamente non ve l'ho detto, ma supera abbondantemente i 2 euro. Adesso vado all'interno dove c'è Cinzia che è andata in bagno, la raggiungo anch'io. Ne approfitto per riscaldarmi anche un po' le mani. Ci siamo fermati per una pausa pranzo veloce, più che altro uno sfizio, un dolcetto in questo bar di fianco alla pompa di benzina, è super mega attrezzato e voilà, 2 belle ciambelline. E Cinzia, dicevi che invidi? In macchina. Tornate in sella dopo un breve snack di pausa pranzo, direzione Olmavik. Questo è il contesto in cui siamo. Prima siamo scesi da quella parte lì, adesso saliamo di qua e sarà un crescendo di emozioni, ve lo dico già. Il vento ha scansato qualche nuvoletta, soprattutto quelle che portava la pioggia. Adesso non piove in questo istante, la temperatura è su 6 gradi, è ancora fresco, ma guardate che vento che c'è. Vento sostenuto, non fortissimo ma bello sostenuto. Ragazzi, benvenuti nei fiordi dell'Ovest. Da qui in poi la strada sarà per la maggior parte in queste condizioni. Più che altro bisogna fare attenzione a queste buche che si continuano a formare. Ha ripreso a piovere, da qui in poi sarà tutto così. Oltre noi e pecore. Adesso c'è una zig e zag su questo fantastico fango con la pioggia, non ve lo dico neanche. Ok, e si scende qua. Tra un po' da qui andremo là e costeggeremo tutta quella strada lì, tutta quella di quel fiordo. Di qui la sterrata si fa sempre più interessante. Guardate qua come si sale con una certa pendenza strong, eppure il vento non è che mi dà una mano. Vai, go! Fortuna Cinzia mi asseconda in queste follie qua. Si continua a salire. Il vento in questo momento, il vento sta soffiando abbastanza forte. Potete tenere una marcia bella, sembra in tiro, usare poco il freno. E guardate che discesa adesso, ragazzi. È o no? Meraviglioso. È vero, è impegnativo questo tratto qua. In 2 non ve lo dico neanche, carichi in di più, ma che spettacolo è! Giallo, verde, azzurro, marrone. Cinzia mi dice pensa a guidare. Only beautiful, guarda qua, veramente fantastico. Very 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 beautiful. Un tornante a destra bell'impicchiata, si riduce e si va a vincere facile. In scioltezza proprio. Capite perché qualsiasi sacrificio da fare su questa strada vale la pena? Guardate che scorci che ci sono qua. Cinzia mi ha appena detto io neanche per 10.000 euro verrei a lavorare. Sono dei posti veramente isolati, dimenticati da tutti, dimenticati dal mondo. Io non so come si possa vivere in determinate condizioni, veramente veramente isolati dal mondo, da tutto e tutti. Adesso tra un po' passeremo dall'altra parte del fiordo, di là. Prima però abbiamo ancora tanta strada di fango davanti. Finito il tratto di sterrato, riprende un pezzettino di asfalto ovviamente perfetto, intonso. L'unica cosa che incrociamo lungo la strada sono le pecore, bisogna stare attenti a loro. E guardate quella chiesetta dove sorge. Siamo a 24 km dalla nostra struttura. Dopo un piccolo tratto di asfalto si torna sulla terra. Ragazzi, è un problemino con Cinzia che si lamenta che è sporca. No, dietro, guarda qua. Ragazzi, queste sono le condizioni del GS. Il primo giorno stiamo iniziando i fiordi dell'Ovest. Avevo detto che era impegnativo e se non mi credeva. È molto impegnativo. Mi sto mettendo a dura prova. Cinzia, questo è soltanto l'antipasto, questo è il primo giorno, ma domani e dopodomani tornerai a casa
dopo un po'. Sì, però qui il problema non è la terra, il problema è la temperatura, perché adesso stai un po' esagerando a mettermi a dura prova. Io sono sempre in ferie, io rido e scherzo, però adesso stiamo un po' esagerando con la temperatura. Ragazzi, abbiamo fatto la doccia, abbiamo fatto un bel caffècito, una piccola merenda, siamo riscaldati, adesso andiamo a fare un minimo di cambusa che occorre e dopodiché penso che ci faremo un giro per Olmavik, che è grande tanto quanto una noce, è quella che vedete alle nostre spalle, almeno facciamo due passi. In moto ci sono 6 gradi, quindi siamo a gennaio in pratica, il gennaio dell'Italia. Cinzia, quando siamo arrivati oggi non si aspettava di vedere il GS in quelle condizioni. Ha detto: ma hai visto qua che è successo? Qua che è successo? Deve vedere domani e dopodomani che succederà. Comunque andiamo a fare la spesa, a dopo. La chiesa di Olmavik, che ricorda, grazie alle scalette colorate, quella più conosciuta sicuramente di Seyðisfjörður. E questo è il porto di Olmavik, il piccolo porto, un porticciolo, è una città di pescatori Olmavik. Guardate che simpatica questa casetta con i 7 nani. Saranno un po' ghiaccianti i 7 nani sinceramente, però la casa è molto carina, con i gufetti di qua, c'è lo gnomo, molto caratteristica la questione. Qui a Olmavik c'è praticamente poco e nulla, come dicevo. C'è un supermercato di fianco alla pompa di benzina, c'è la pompa dell'acqua a disposizione per tutti. È una cosa che mi ricordavo che in Islanda praticamente in diverse pompe di benzina voi andate, c'è la pompa dell'acqua che non è a pagamento, è free. Andate, sciacquate il vostro mezzo e ve ne andate. A ricordarlo, in realtà avrei potuto lavare il GS prima di parcheggiarlo, perché la terra si è già praticamente saldata sulla moto. Nei prossimi giorni gli darò una sgrassatina, anche perché sarebbe inutile farlo ora, perché poi c'è domani e dopodomani che è ancora previsto nel menù asfalto poco, sterrato parecchio. Self service, ragazzi, guardate qua, c'è questo frigorifero dove sono tutte le specialità del posto. Mettete l'importo all'interno del salvadanaio. In Italia sarebbe sparito il frigorifero, il salvadanaio e il contenuto del frigorifero. Questo tutto rigorosamente in mezzo alla strada. Voi fermate, prendete quello che vi occorre e lasciate l'importo che vi viene richiesto. Dopo il lavaggio abbiamo lasciato qui le borse onde evitare l'airbag, le giacche, onde evitare di sporcare particolarmente l'interno. Questa è la nostra camera, invasa già ovviamente da tutto e di più, piccola ma confortevole. Ma il vero pezzo grosso è assolutamente il soggiorno, ragazzi. Guardate qua che soggiorno assolutamente senza vista. Questo è l'oceano, qui c'è il GS e di qua c'è Cinzia che sta cucinando. Questa è Cinzia. Che si mangia questa sera? Stasera risotto. Per cambiare, risotto con... ai frutti di mare. No, però ieri sera abbiamo mangiato qualcosa di diverso. Ieri sera abbiamo mangiato insalata di tonno con verdure, pomodorini. Quindi questa sera si torna alla tradizione. Caldo, oggi ci vuole caldo perché oggi sta a farti il freddo. Poi mi vedete sorridente, ma io soffro in silenzio. I risotti comunque ci hanno salvato, perché sennò qua sarebbe stato un problema pure nel mangiare, che la sera fa freddo, sinceramente andare a cercare il supermercato, trova il mangiare, non sempre c'è. Tra l'altro alle 6:30 abbiamo visto che al di là dei prezzi, comunque anche cose che noi non mangiamo, magari anche cose particolari, poi fa freddo. Cioè non lo so, secondo me siamo arrivati noi e abbiamo portato le temperature polari, o meglio sono arrivata io, è arrivato il freddo polare, perché è una roba positiva proprio. Dai. Guardate che risotto di estrema qualità. Tra l'altro alle 18:30 chiudono la maggior parte delle strutture, quindi il rischio è che non solo si spende e non si mangia bene, ma tra l'altro rischiamo di arrivare e non trovare neanche da mangiare. Comunque buona cena, buon appetito, a domani. Ragazzi, buongiorno, 18 agosto 2024, siamo a Olmavik. Questa qui dietro è la struttura dove abbiamo dormito ieri notte. C'è un'altra coppia di italiani e una coppia di cinesi con noi. E la temperatura in questo momento è di 5 gradi. Oggi continuiamo la nostra salita verso i fiordi dell'Ovest e arriveremo a
Isafjordur, che è il paese più popoloso di questa zona. Lungo la strada non troveremo assolutamente niente e nessuno. Oltre a Isafjordur c'è soltanto un piccolissimo villaggio a una cinquantina di chilometri da Isafjordur, appunto, e soltanto noi, la natura e panorami pazzeschi. Qualche gruppetto di pecore ce l'aspettiamo. C'è questo magnifico fiordo alle mie spalle. Il meteo dovrebbe essere abbastanza variabile, una delle ultime giornate con un meteo così severo, perché le temperature sono di una decina di gradi più bassi della media del periodo. Generalmente siamo sui 12-15 gradi, stanotte siamo scesi ben a 3 gradi e adesso ce ne sono 5, vi ripeto. La struttura è molto carina, abbiamo fatto colazione, abbiamo lasciato anche la nostra dedica nel guestbook e adesso la moto l'abbiamo caricata, finisco di vestirmi, torniamo in sella e il viaggio continua. La tappa di oggi, come vi dicevo, è di circa 230 km. Ci saranno sì tratti asfaltati come questo, ma ce ne saranno altrettanti non asfaltati. Ci inoltriamo nella parte più selvaggia e meno popolosa di tutta l'isola. Siamo a un'altezza di 500 metri, è il 18 agosto e c'è 1 grado in questo momento. Adesso piano piano riscenderemo e torneremo a delle temperature leggermente più alte. Avevo anticipato che sarebbe stata la parte meno popolosa dell'isola. Adesso stiamo scendendo da questa parte del fiordo e tra un po' saremo dall'altra parte del fiordo. Ecco gli unici esseri umani che troverete lungo la strada: pecore. Vi avevo anticipato che vi avremmo portati nella parte più remota dell'isola, più isolata dell'isola e più selvaggia. Qui siamo in un tratto di strada asfaltato e guardate che assembramento che c'è. Io, Cinzia e il GS. La prima casa l'abbiamo incontrata dopo circa 100 km. Nonostante la temperatura non siano bassissime, ci sono 6 gradi, 5 gradi, sul passo ce n'era uno, ma nonostante ciò, probabilmente a causa del vento, le batterie della GoPro fanno fatica a rimanere accese. Ragazzi, quella lì in alto è neve e difatti la batteria della GoPro, come vi ripeto, sta facendo estremamente fatica. Infatti penso che vi racconterò a fine della tappa tutto quanto il giro. Tutto questo posto qui dell'isola non si può dire. L'unica cosa che ci vorrebbero 10 gradi. Vi garantisco che viaggiare alla media di 4 gradi al 18 di agosto è veramente impegnativo. Vedete, ma queste qui sono tutte quante foche sopra gli scogli. Ci sto cercando di fare qualche foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, c'è un mare, ma andiamo giù. Oggi il meteo ci sta mettendo estremamente a dura prova, ragazzi. Magari la vedete, quella lì è una foca. La vedete? Forse entra in acqua. Vediamo un po'. Si sta muovendo e forse ci va. Mancano 16 km alla fine della nostra meta di oggi. Questa alla mia destra è Isafjordur e ci sono 2 navi da crociera, una particolarmente grande, l'altra non è piccolina, ma una è una sberla esagerata. E questa qui sotto è una pista di atterraggio, ragazzi. Isafjordur. Una delle attrazioni di Isafjordur è questo che vedete dietro di me, ovvero una mandibola di balena. È in un parco a 2 passi dal centro. Di altro giorno altra cucina. Cinzia cambia cucina ogni giorno. Adesso stiamo preparando un caffè o un cappuccino. Che cos'è, Cinzia? È una cioccolata calda. Ragazzi, voi pensate che il tempo di questi giorni è talmente assurdo. Non basta vedere il mio viso per capire in che situazione siamo. A parte ciò, l'acqua che esce dal rubinetto dell'acqua è ghiacciata. Quando mi lavo i denti le devo miscelare con l'acqua calda, altrimenti è impossibile lavarsi i denti. Islanda mi metterà a dura prova. Islanda comanda, voi sarete ospiti, quindi se lei deciderà di farvi godere, voi godrete. Se invece deciderà di farvi crepare, creperete e pagherete anche per crepare. Guardate che cartolina e guardate qua che parcheggio, guardate. Guardate di fianco a noi che c'è.
A quanto pare in Islanda una cosa probabilmente è gratis, l'acqua, scherzi a parte. Non è una battuta. Negli autolavaggi c'è l'acqua gratis per chi volesse lavare i mezzi. Visto e considerato che il nostro mezzo una lavata ne necessita sicuramente, ne approfitto per dargli una bella sciacquata, anche se domani tornerà peggio di oggi, ma evito che intanto si inizi a sedimentare terra su terra su terra. La prima volta che vieni in Islanda non lavai mai la moto, beh, per togliere quella terra impiega delle settimane. Non è sicuramente che risolve il problema, ma se non altro evito che terra su terra su terra si sedimenti. Di certo non è pulita, ma almeno è stato tolto il grosso. Vi racconto un po' quella che è stata la giornata di oggi, perché è stata una giornata particolarmente severa come meteo, temperature non basse di più, nonostante il display della moto segnasse in alcuni punti 1 grado su un passo in particolare. La media è stata di 3 gradi e mezzo, 4 gradi, nonostante la temperatura abbondantemente sopra lo zero. Beh, le GoPro, sia la 10 che la 9 che uso al casco, si spegnevano costantemente, quindi vloggare è stato particolarmente difficoltoso, se no addirittura impossibile. Siccome non so quelle che sono le clip che in realtà sono andate a buon fine e quelle lì no, allora vi faccio una rapida carrellata di quella che è stata la giornata di oggi. Quello che vedete alle mie spalle è lo splendido fiordo di Ísafjörður. Potremmo definirla la capitale dei fiordi dell'Ovest. Dico così perché è la città sicuramente con più densità di popolazione del posto. Per arrivare qui la strada è estremamente bella, si costeggiano fiordi meravigliosi. Ahimè il nostro meteo, come dicevo, non è stato favorevole. Vi posso tranquillamente dire che la mano di mamma Islanda può fare sì delle dolci carezze e farci scoprire dei posti fantastici, meravigliosi, con il sole ed il caldo, ma altresì può essere un pugno ben assestato è andato pienamente in centro. L'Islanda ci sta facendo capire che qui chi comanda non siamo noi, i nostri programmi, i nostri progetti, le nostre idee possono essere in parte rispettate, ma se mamma Islanda decide che il meteo deve essere severo, beh, quella traccia verosimilmente dovreste cambiarla. Abbiamo preso pioggia, in alcuni tratti il vento era anche sostenuto, ma la cosa fondamentale era semplicemente un meteo assolutamente assurdo. Prima eravamo fermi a pranzo vicino al parco dove c'è la mandibola di balena, stavo mangiando lì all'aperto, stava uscendo finalmente il sole e un islandese si è fermato, ci ha visto in moto, ci ha chiesto dove venivamo, che giro facessimo e ci ha detto effettivamente il meteo di questi giorni è veramente folle. La neve che vedete alle mie spalle è di ieri notte. Siamo arrivati qui a Ísafjörður con non poca fatica, dopo circa 230 km. Abbiamo fatto il check-in, ci siamo fatti una doccia, un bel caffè e adesso ci faremo un giro per la cittadina. È una cittadina molto piccola, nonostante sia considerata la più grande dei fiordi dell'Ovest. Dovete pensarla come a un grande borgo, niente di più. Ci sono un paio di negozi grandi, c'è un netto, c'è un bonus, ci sono 2 distributori di benzina e poco altro, veramente poche centinaia di abitanti, ma per quello che è il posto, i fiori dell'Ovest appunto, è considerata un po' come la capitale. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Quinto giorno in terra islandese e finalmente il sole. Dai. Ragazzi, oggi del nostro viaggio in Islanda sarà sicuramente la tappa più impegnativa fisicamente e psicologicamente. Non è che le altre siano state semplici fino adesso. No, ma oggi ci attenderà un bel po' di strada non messa benissimo. I fiordi dell'Ovest, ve lo ripeto, è la parte dove va soltanto il 10% dei turisti che viene a visitare l'Islanda, è la parte più selvaggia, più remota, non troveremo nulla lungo la strada e punteremo la parte più estrema dell'isola, ma non vi anticipiamo nulla. Vi dico soltanto che vedrete dei paesaggi mozzafiato. La temperatura sono basse, speriamo che le GoPro tengano. In alto questa notte ha nevicato. Si vede dietro. Si vede un po' che ha nevicato, ma no, dai, già perché c'è il sole, è iniziata a fine giornata, meglio la giornata. A fine giornata, se arriviamo in un orario decente, vi stupiremo. Dai, si va in sella, benzina fatta e iniziamo la giornata con un sole così.
lasciamo Isafjordur. Bye bye Isafjordur. Col sole ragazzi è decisamente un altro mondo qua. Stiamo percorrendo la strada 60 e è very very amazing la questione. Sono appena le 8:15, un'altra storia col sole. Estrema quality, Cinzia, guarda qua che roba, spettacolo, spettacolare. Finalmente l'Islanda ci accarezza ogni tanto. Quella lì è la cascata di Dinandi. Ecco qua, ci aspetta un po' di strada non messa benissimo, arriveremo lì e poi proseguiremo. Chiamata anche il velo della sposa, e quando saremo lì sotto capirete perché. Adesso parcheggiamo e poi ci accomodiamo. Comunque rispetto all'altra volta che sono venuto io, hanno asfaltato estremamente tanto, hanno fatto delle gallerie, perché mi ricordo che per arrivare qui a Dinandi faticai non poco, e difatti ho una foto dall'altra parte del fiordo in mezzo a strada sterrata, che invece questa volta non abbiamo percorso perché ci hanno graziato con la galleria. Ecco, eccola qua la cascata di Dinandi. Questo è il percorso che ci porta alla cascata. Pensate che la cascata è larga 30 metri in alto, 60 metri in basso ed è alta ben 100 metri. Il drone qui non si può usare, c'è divieto, e siccome ci sono parecchi rangers vorrei evitare di prendere multe e quindi il drone lo lasciamo a riposo, anche perché è un ambiente molto scoperto, quindi anche se mi imboscassi in qualche maniera verrei sgamato all'istante. La seconda volta di Dinandi per me, la prima volta col sole. Prima sosta della giornata, voto 100, da 1 a 100, finalmente 100. È passato quel ragazzo lì, quello vestito di nero. Sì, quello con i capelli lunghi. Mi ha detto nice bike bro. Ha detto so, tanta qualità. Da Dinandi in poi ragazzi la strada sarà così, sterrato. Tocchiamo per la prima volta 10 gradi e sarà per la prima volta, se il meteo dovesse continuare ad essere così, per i fiordi dell'Ovest senza pioggia. Miracolo. E o no? Spettacolare tutto questo, è veramente veramente magico, anche se impegnativo, ma estremamente estremamente bello. Ma guardate soprattutto che traffico che c'è. Strada Varud. Ah, qua dove stanno i lavori. Qua dove ieri diceva che stava strada di rifacimento. Ti ricordi che abbiamo consultato il sito? Ok, effettivamente strada di rifacimento di facile percorribilità, diceva. Vediamo un po'. Fa un po' impressione passare vicino a questo escavatore, penso che ci abbia visto, quindi poi bisogna tenersi sulla sinistra, mi sa, o sulla destra, bisogna andare poi. Credo di sto, le macchine non ci sono. Credo di seguire i segnali più che altro. Sopra, dritto. Ecco, qui effettivamente è più impegnativa la questione. Rallentiamo un po', moderiamo un po'. Qui molta ghiaia c'è. Ragazzi, qui non si deve chiudere l'acceleratore per nessuna ragione al mondo. Gli passo a destra però, a sinistra scusa, se passo lì in mezzo mi affosso, sono morto. Non che qui non lo sia, per fortuna si è spostato, ma graziato. Dai, poi il limite è 80, ma prendetelo con le pinze, perché 80 su queste strade qua è un po' da corsa, ecco, soprattutto per le buche che si creano con le trazioni di alcuni mezzi a motore. Ecco, qui siamo soltanto io, Cinzia, il GS e la natura. Guardate che spettacolo che è. Abbiamo lasciato la 60 e adesso saranno
200 e più chilometri così. Ragazzi, questa è libertà, questa si chiama libertà. Guardate qua sotto che cos'è. Grazie Islanda che ci stai accarezzando oggi, guarda, oggi ci stai facendo recuperare in parte la sconforto che c'era in questi primi giorni, che ci hai messo veramente a dura prova. Tornanti in discesa, senza vista soprattutto. Le cinture, Dima, come si sale qua? Vediamo un po' come la curva qua. Qua lo spettacolo è garantito, ma l'attenzione non deve mai mancare. Che spettacolo! Cerchiamo di schivare le buche ogni tanto. Pecore e natura superlativa, ragazzi. Siamo all'interno di questo fiordo, c'è questo gruppetto di questa cascata meravigliosa e niente più. I cartelli qui indicano la località, la velocità del vento e le temperature. Vi saranno molto utili nel caso voi veniste qui per viaggiare in tranquillità, che sembra una stupidaggine, ma darvi l'informazione del vento qui in Islanda è una cosa estremamente comoda e soprattutto sicura. Questa nave si chiama Gardar ed è una nave di fabbricazione norvegese. Ha finito la sua vita qui in Islanda ed è la nave di ferro più vecchia presente sull'isola islandese. Era un peschereccio e riposa in questo fiordo incantevole. Tra l'altro, gran parte delle strade che avremmo dovuto fare oggi, ahimè, sono state asfaltate dal 2018, quando feci la prima volta questo tratto. Aveva il suo fascino e era particolarmente impegnativa sicuramente, lo è stato all'epoca e lo sarebbe stato molto di più oggi farlo in due a motocarica, però vi devo dire che un po' sono rimasto dispiaciuto di vedere tutto questo asfalto che c'è oggi. Di contro i tempi di percorrenza ovviamente si accorciano, l'asprezza che avevamo immaginato di questa tappa si allevia di parecchio e quindi avremo più tempo da dedicare alla fine della nostra tappa, ma non vi anticipo ancora nulla. E questa è Cinzia che siamo molto contenti del meteo. Il meteo very very beautiful. Oggi sì. La Islanda ti sta mostrando le sue bellezze così, guarda che spettacolo che è. Facciamo uno spuntino vista Gardar. Dammi un biscottino pure a me, va. Adesso è un pochino più freddo di prima. Come si copre il sole? La differenza si sente, ma nulla a paragone di ieri o dei giorni prima. Next stop Latriabjag, spero di pronunciarlo bene. Latriabjag è il punto più estremo ad ovest d'Europa. Oltre a questo punto qui ci sono soltanto le isole Azzorre e adesso ci aspettano 50 km di strada, così sarà tutto sterrato per arrivare fin lì. Qui è rimasto tutto come era prima, non è cambiato nulla, almeno all'inizio della strada. Verde, in realtà c'è della sabbia bianca, finissima sabbia bianca, è una delle poche spiagge bianche presenti sull'isola. Un'altra ce n'è in realtà da quest'altra parte della montagna, ben più rinomata perché è proprio una distesa di sabbia bianca, ma quelle che vedete montagne verdi in questo momento ai bordi della strada è sabbia bianca. Qui si apprezza meglio, eccolo qua. E proseguiamo. Si sta alzando un po' di vento in realtà. Rischio di caduta massi. Quando la feci la prima volta, fondamentalmente nel 2018, qui pioveva, tirava vento, i colori non erano sicuramente questi. Percorrere questa strada non è stato piacevole come lo è adesso. Gedima, guarda che mare che c'è qua sotto. Ma qua davanti un'altra spiaggia bianca. Pensate che Dima, guarda, spiaggia bianchissima con un colore smeraldo l'acqua. Ma prima vi garantisco che per arrivare all'Atriabjag la prima volta mi stancai come un asino, erano tutte buche, buche, buche una dietro l'altra.
Questo muschio verde è pazzesco, veramente veramente pazzesco, è alto 4 dita e guardate che contrasti che ci sono di colori, è amazing, very 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 beautiful. Questa strada poi la ripercorreremo a salire, perché questa strada finisce all'Atria Jog. La discesetta, curva a destra, tornante e poi si scende in maniera abbastanza col brivido, ecco. Speriamo che sto furgoncino non ci dia problemi, che sta guidando un po' la qui qua. Ecco, fammi passare. Cinzia mi sta dicendo non mi aspettavo di trovare un mare così incredibile, colori pazzeschi, mare bellissimo, sabbia dorata, e qui davanti a noi il punto più estremo ad ovest d'Europa. Yes, mi porta per la seconda volta e porta Cinzia per la prima volta. Gran gessone. Mamma mia, l'Atria Jog! Siamo arrivati col sole stavolta. La prima volta è un incubo, sono arrivato, mi veniva quasi da piangere. Adesso non mi sembra vero. Guarda qua. Mettiamola qua, va. Il cartello era affisso a questo palo di legno, non so se sia volato o se è, comunque questo è il punto esatto più estremo ad ovest d'Europa. E su queste scogliere si dovrebbero vedere anche le Pulcinelle. Io l'ultima volta ne vidi alcune, spero di vederle anche oggi perché Cinzia ci tiene particolarmente. I puffin, eccoli qua. Piano piano ce ne torniamo da dove siamo venuti. Poi non vi anticipo nulla perché ci saranno altre soste lungo la strada. Pensate a vivere qui, ragazzi, qui è di una roba veramente tosta, come si dice le parti nostre. Qua d'inverno veramente ti spari forte, Qua non c'è nulla per i prossimi 50 km. E oggi perché è una bella giornata, ma qua quando è brutto, occhio qua che è un mix sabbia e terra e pietrame e si sale. Di contro qui sicuramente avrete la pace dei sensi. Queste sono le strade che piacciono a noi il GS. Purtroppo ce l'hanno asfaltate tante, quindi oggi è stato un po' una delusione da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista ci ha tolto un grosso pensiero, perché in due, su come era prima, come 6 anni fa, sarebbe stato particolarmente difficoltoso, ma vedere tutto asfalto mette un po' di amarezza, ecco. In tutto ciò non ve l'ho detto, ma il GS ha superato 219.000 km. E si sale. Che spettacolo che è! Una natura così non può lasciarvi col fiato, questo è senza fiato. Una spiaggia dorata meravigliosa, un mare azzurro, un muschio che non ve lo dico neanche quanto ce n'è. Strada così, una giornata impeccabile. Quando vedevo le previsioni ieri ero incredulo, dico se ci azzeccano siamo veramente veramente a cavallo, e così è. Dima, non te l'ho detto, ma ti ho preso una struttura fronte mare, guarda qua, tra il nulla e l'addio. Ti dico una cosa, facciamo il check-in, dopodiché prenditi il costume, mo ti porto io a fare un bagno come si deve. Facciamo il check-in intanto. Ti porti in un posto iper mega commerciale, alta qualità, guarda qua, tra il nulla e l'addio, proprio dai remiti che piace a noi. Cinzia era un po' scettica quando ha visto la struttura, guardate dove si trova. Lì c'è il mare, questa è la reception. Oh! Tanta roba, sembra una barca in Trentino, tutto di legno, figo. La facciamo vedere? Top. Ve la faccio vedere, guardate un attimino. Eccoci qua. Hi. Qui è il gestore. Allora, questa è la sala della colazione, qui c'è la cucina. Questa è una living room, un bagno è qui, un altro è qui, e la nostra è la camera 11. La camera è piccola ma molto molto graziosa. Ecco la camera senza vista. Adesso scarichiamo e poi
Poi vi faccio vedere una sorpresa sia a voi che a Cinzia che non sa nulla. Si fa un piccolo sterratino e poi si arriva al mare. Eccolo qua. Qua è un po' disconnesso, vabbè, fermiamoci qua. Pensate voi quando è piccola l'Islanda. Siamo arrivati e nel parcheggio sono due ragazzi cinesi che avevamo nella struttura che avevamo ad Olmavik. Eccoli qua, abbiamo scambiato due parole in inglese molto maccheroni quel mio con loro, e loro parlano estremamente bene in inglese, un po' meno, e adesso mostrerò a Cinzia come è possibile fare il bagno guardando il fiordo, stando al caldo, ma non vi anticipo nulla. Venite, venite. Allora, bisogna camminare un pochino, giusto 50 metri. Questa è la location, ragazzi. Non siamo gli unici a quanto pare. Adesso vedete cosa si trova. Eccola qui, una hot pool con vista fiordo. Adesso ci cambiamo e ci tuffiamo dentro. Arriviamo. Com'è l'acqua? Bollente. Tu rimani fuori, vero? No, arrivo pure io, Otto e mangiare. Vieni, stasera ti porto in cucina con me. Dai. E il risotto anche stasera. Risotto al tartufo. Qualità. Siamo pure bronzati. Risotto al tartufo con vista. Cucina senza vista questa sera. Il GS dei Pascoli, l'oceano davanti a noi, fiordi dell'Ovest. Oggi i fiordi dell'Ovest ci hanno regalato una giornata meravigliosa. Ci hanno fatto recuperare tutte le forze tolte nei primi 3 giorni. Stasera siamo pure ricchi, un po' di formaggio. Questa anche un po' di formaggio. Non abbiamo badato la spesa. Ho comprato qualcosa ieri perché dove siamo adesso i centri commerciali pullulano. Solo noi e le pecore ci siamo qua. E le mucche. Questo me lo finisco a mettere dopo. Fai con calma. Buon appetito ragazzi, buon appetito, ci sono anche altri italiani, formaggio e si va a vincere facile. Ragazzi, buongiorno, oggi un risveglio estremamente nitido. Siamo ovviamente ancora nei fiordi dell'Ovest, siamo svegliati presto, sono circa le 7:15. Questa è la hall dove si fa la colazione, come vedete è vuota. Mi sto preparando un caffè, Cinzia si sta preparando, facciamo colazione e si continua il nostro viaggio in Islanda. Cinzia, buongiorno. Ma che giornata meravigliosa oggi. Il caffè è quasi pronto, le fette di pancarré sono calde e direi che ci siamo quasi. Ciao, buona giornata. La nostra giornata inizia così. Questo è il piccolo tratto di sterrato abbastanza semplice che ci porta fino alla strada principale qui sotto. Ah, che giornata meravigliosa oggi, che meteo beautiful, che buongiorno, dice Cinzia. Il raduno di GS, un risveglio così non ha eguali. Guardate che pace che c'è, non c'è un'auto, non c'è nessuno in giro, noi, la natura, qualche gruppetto di pecorelle che sono anche lì, le vedo da lontano. E è un silenzio pazzesco, un fiordo con un'acqua calma, uno specchio di acqua immobile. Eccole lì le pecore, hanno un pelo lunghissimo. Quando si attraversano posti così penso che ci sia ben poco da dire, ragazzi. A parte le pecore, da questa parte dell'isola diciamo che il traffico è pressoché zero. Sentite qualche rumore? Questo è dove siamo adesso. Mi sono fermato qui perché vorrei mostrarvi, quando vi dico dell'isolamento che c'è nella parte dei fiordi dell'Ovest, guardate quella casetta col tetto azzurro. Beh, ne vedete altre in giro? È pazzesca questa parte dell'isola. A Cinzia non prende neanche il cellulare. Ci? Non prende neanche il cellulare. Siamo come quella casa là col tetto blu. Quella è la casa mia ideale. Rispecchia me stesso, cioè in mezzo al nulla, da solo, quello sta da Dio lì. Dal fiordo siamo saliti su un passo, siamo a circa 500 metri di altezza. C'è un vento sostenuto, ma
Che spettacolo, la temperatura è scesa da 11 a 6 gradi, guardate che incanto che è. Adesso piano piano scendiamo, altro fiordo, muschio come se non ci fosse un domani, terra nera, muschio verde, cielo azzurro, solitudine totale. Pazzesco tutto questo, è veramente una terra che sa, come vi dicevo, darvi una carezza ma farvi sentire anche una mano pesante, molto pesante. Adesso scenderemo e inizieremo a costeggiare l'altra parte del fiordo in perfetta solitudine. Un po' di polvere stiamo mangiando questa mattina, che complice il vento, come vedete qui la questione si fa in salita un po'. Saliamo. GS va senza paura. Guarda qua. Ma come si diverte questo con la Jeep? Derapa in curva di brutto. Una ragazza guida tra l'altro. Sì, quelle macchine lì ci vogliono qua. Ti diverti di brutto, soprattutto quando non sono tue, che le maltratti che non te lo dico neanche. Giusto per darvi il senso, stamattina c'erano dei signori italiani nella stessa struttura nostra, noleggiare un'auto, una Dacia Duster, 2 settimane di noleggio, 1.500 euro. Praticamente con 5-6 mesi chi noleggia si ricompra la macchina. Mamma mia, guardate qua come si scende, qua si scende in picchiata, ma senti un po' forte che qui ti dà un po' di brio. C'era il cartello, mi è sfuggito, si vede che stavo parlando, pendenza 12%. Good, strong, come piace a noi. Risveglio muscolare questo, diciamo così. Ci siamo fermati in questo posto tra il nulla e la D perché eravamo a riserva. Avevamo circa 60 km di autonomia, abbiamo fatto benzina, c'è soltanto questo hotel lungo la strada e niente più. L'unica cosa che dà particolarmente fastidio sono i moscerini, i moschitos, è pieno zeppo di moschitos. Pieno il GS l'abbiamo fatto. Adesso facciamo uno spuntino anche noi con il tonno a bordo e buon appetito. Poi dobbiamo fare la spesa. Man mano che ci avvicineremo a posti più civili faremo la spesa. Come vi dicevo, l'unica cosa che dà fastidio sono i moschitos. C'è un mare di moschitos in giro. Vi farò un tonno con delle verdure e cinzi attorno ai piselli. E buon appetito. Qui ci sono i panorami per digerire il nostro spuntino. La temperatura è di 11 gradi, il viaggio prosegue. Adesso facciamo questa lingua qui, passiamo da una parte all'altra del fioro tramite questa lingua fresca perché è stata di recente costruzione. Abbiamo lasciato i fiordi e stiamo facendo dei passi, siamo a circa una trentina di chilometri dalla fine della tappa di oggi. Il tempo, come vedete, sta cambiando, in alcuni punti ha piovuto, ci sono diverse zone con lavori in corso, ma questa è l'entità del traffico che stiamo trovando, praticamente nessuno. Molto discreto, vieni qua. È curioso, ma che bestia che è. Guarda qua, quanti ce ne sono. Tanto si sta grattando, guarda qua. Dicono sono curiosi? Non siamo gli unici che vanno a salutare i cavalli, a quanto pare. Noi i nostri cavalli li abbiamo parcheggiati a bordo strada, eccoli qua. Sto facendo una piccola deviazione di circa 10 km per andare a vedere la tipica casa vichinga. Adesso arriviamo e vi mostriamo meglio di cosa si tratta. La strada per arrivare ovviamente è una strada bianca, una strada sterrata, come vedete fattibilissima, e i panorami di cui si gode, neanche a dirvelo, sono incantevoli. La casa è esattamente in fondo alla strada. Bellissimo, che simpatico, accoglienza top.
Avevamo detto che vi avremmo portato a vedere una casa vichinga ed eccola qua. Proviamo ad entrare, a vedere com'è. Non so se anche se c'è luce all'interno. Dentro è buio totale. Non si vede assolutamente nulla. Non so ragazzi se riuscite a vedere. Si tratta di una fedele ricostruzione del tempo. Al centro della casa c'è il fuoco, intorno a cui si svolgeva la vita appunto all'interno della casa. Ci sono gli attrezzi che venivano usati all'epoca da chi abitava la casa stessa, e devo dirvi che all'interno c'era anche una signora vestita in abiti dell'epoca che raccontava la storia di questa casa. La signora ha tenuto a precisare che il noto Leif Erikson, di cui adesso andremo a vedere la statua, è stato il primo a scoprire l'America, quindi non è stato Cristoforo Colombo, ma è stato Leif Erikson. Questo è Leifur Erikson, quello che secondo gli islandesi è stato il vero scopritore dell'America. Questa è la statua. E lì è la fedele ricostruzione della casa vichinga. E siccome siamo in territorio vichingo, il parcheggio dei pullman è contrassegnato in questa maniera. Adesso si punta la struttura dove alloggiare questa sera. La moto è lì e la camera è qui. Perfetto. Ed anche la vista della camera non è male sul fiordo. Very very good. Questa è la cucina a nostra disposizione e guardate qua che figata, eh? C'è quest'angolino molto molto carino dove ci berremo, questa è la vita americana, dove ci berremo il nostro caffècito. Ed anche la spesa per stasera è stata fatta. Adesso si torna alla struttura e si prepara la cena. Stasera sorpresa, la chef stasera anche il GS a compagnia. Che non si dica che mangiamo sempre le stesse cose, eh? Buon appetito. Ragazzi, buongiorno. La giornata di oggi si presenta così. Sono circa le 8:30, abbiamo dormito un po' di più questa mattina. Il menù di oggi prevede la penisola dello Snæfellsnes. La penisola ovviamente prende il nome dall'omonimo vulcano che è in quella zona. E quella parte lì, come sentite, c'è un vento gelido proveniente dal nord-ovest e in questo momento ci sono ben 3 gradi. Agosto di quest'anno qui in Islanda è veramente qualcosa di folle, anche a detta di loro. Adesso saliamo in sella e proseguiamo. La moto è già carica, Cinzia la vedo pronta, infilo il casco e la giornata inizia così. Con noi oggi faremo tutta quella penisola lì, penisola dello Snæfellsnes, e alloggeremo quasi in punta alla penisola. Faremo metà penisola oggi e metà penisola la faremo domani. Il meta, come vedete, è un po' ballerino, è un po' incerto, non è certamente il sole di ieri, ma quello che più dà fastidio in questo momento è il vento. C'è un vento che soffia veramente forte. Guardate come devo guidare il GS praticamente inclinato. Il vento ci arriva da sinistra, quindi arriva da nord-ovest, e in alcuni tratti è very strong, bisogna stare molto attenti con il vento in Islanda, ve l'ho detto più volte e ve lo ribadisco anche oggi. Questa strada che stiamo percorrendo adesso, che ci porterà in fondo alla penisola, prima era tutta completamente sterrata. Anche qui gli islandesi hanno fatto un gran lavoro di asfaltatura e, come vi dicevo ieri, se da una parte in questo momento ci sta molto agevolando il viaggio, dall'altra parte il fascino di queste strade con una pista ben carrozzabile aveva il suo perché. In questo momento praticamente devo guidare di traverso il GS per andare dritto. Adesso alziamo un po' l'asticella della difficoltà con il vento strong sulla pista. Infatti mi ricordavo che era sterrata, una parte è asfaltata e l'altra no. Manteniamo una velocità costante e ce la giochiamo qua. Bisogna rallentare in prossimità di questi cartelli dove ci indicano che ci sono dei dossi, perché in alcune parti, come anche queste, sono abbastanza accentuati. Se dall'altra parte arriva qualcuno bello allegrotto, nessuno dei due vede l'altro e rischia di fare il ciocco, è abbastanza elevato. Insomma, il meteo ci sta mettendo sicuramente a dura prova. Il meteo comanda, ti ha detto che non comandi tu. Il meteo comanda. Qualche giorno fa stavamo piangendo quasi. Io soprattutto ho passato le pene dell'inferno e siamo venuti attrezzati.
attrezzati per l'inverno, abbiamo anche discusso sulle cose da portare fino a qualche giorno prima di partire e di chiudere i bagagli, perché io volevo portare cose più pesanti, che alla fine abbiamo portato e quindi ho avuto ragione, e lui diceva che era esagerata perché non andavamo al Polo Nord. Però peccato che alla fine quelle cose più pesanti che abbiamo portato le stiamo usando. Se si vede lì c'è un relitto abbandonato, ma che spettacolo è! Ci sono degli scorci su questo tratto di strada veramente incredibili. Come vedete non siamo gli unici a fare questa strada, le macchine che ci sorpassano sono tutte auto a noleggio che vengono letteralmente massacrate, vengono letteralmente tritate. E il regno, ve l'ho detto forse già, è il regno delle Dacia. Si affittano solo ed esclusivamente Dacia. Su 10 macchine 9 sono Dacia. Ed anche oggi i paesaggi cambiano con una velocità incredibile. Guardate qui che vastità che abbiamo davanti a noi, spazi esageratamente infiniti. Il fascino della strada non asfaltata rende tutto ancora più magico. Ecco qua che stiamo incontrando in questo momento. Se che deciderete bel pelo. pelo lunghissimo hanno. Se deciderete di uscire dalla N1, questi sono i posti e i paesaggi che vi aspettano. Questo tratto di strada che stiamo percorrendo ha un fascino, ha degli scorci, ha dei colori letteralmente pazzeschi, incredibili, folli. Farlo in due non è semplicissimo, ma non è neanche impossibile. Anche Cinzia sta apprezzando la magia di questa strada qui. Ufficialmente entrati nello Snæfellsnes, il territorio che prende il nome, vi dicevo, dall'omonimo vulcano che c'è in questa zona. Il panorama è qualcosa di pazzesco. Si è alzato ulteriormente il vento, siamo scesi a 8 gradi, ma guardate che incanto c'è intorno a noi. Che roba è? È bello obiettivamente, ma sui paesaggi non possiamo dire niente. Peccato il tempo, se no il resto assolutamente meritano. E non c'è il sole. E non c'è il sole, sì, con il sole, ma i colori dell'acqua è pazzesco. E comunque questa strada è molto trafficata. Da quando siamo arrivati, diciamo, oggi è la giornata dove abbiamo incontrato più macchine in assoluto lungo la strada, ed è anche una strada, diciamo, un po' fuori dal ring. Siamo arrivati a Stikisholm, considerata la città più grande della penisola. La caratteristica particolare di questo posto è che nonostante sia la cittadina con più abitanti di tutta la penisola, regna un silenzio pazzesco. In questo momento il silenzio, come potete immaginare, è interrotto dal vento, che oltre a essere forte è anche particolarmente freddo. Mi vedete con i guanti, perché ci sono ben 4 gradi, la temperatura è scesa repentinamente. Ci stiamo riparando dietro il faro. L'unico punto un pochino riparato è quello. No, perché da quest'altra parte, volete vedere com'è da quest'altra parte? Ma vi ci porto, guardate qua. Si porta il vento! Il cappello! Ragazzi, il vento è qualcosa di veramente assurdo. Si vola? Si vola! Ma ricoperti di muschio, ragazzi. È un vento, guardate, cadevo la curva è a sinistra, ho la moto inclinata sulla destra. Il vento ha ripreso a soffiare intensamente. Colori, paesaggi totalmente diversi rispetto a quelli di questa mattina. Raccontarvi questo posto non è possibile. 1 chilometro fa avevamo la lava, adesso abbiamo terra rossa. Ragazzi, è pazzesco questo posto qui. Kirkjufell Mountain. Adesso faremo una sosta. Questa è una delle montagne più fotografate dell'Islanda. L'avete vista anche in dei film, in dei cartoni. Da qui magari è più facile riconoscerla. Mi sarebbe piaciuto alzare il Mavic, ma secondo me qui il Mavic volerebbe anche senza le batterie. Dico soltanto che era talmente tanto vento che l'acqua delle cascate arriva qui. Lo spettacolo è inenarrabile però. Parcheggi che fino a qualche anno fa erano gratis, che non li valevano neanche i cani, così dice le parti nostre, adesso sono diventati tutti in pagamento. Per parcheggiare la moto ci sarebbero volute 1000 corone. Beh, abbiamo lasciato la moto prima delle telecamere, in maniera da non dar fastidio a nessuno, e siamo entrati. Vedete, questi sono gli ingressi dei parcheggi, ci sono telecamere avanti e dietro, e poi c'è nella cassa dove andate ad inserire la vostra numero di cargo e dedicate la multa. La strada è bella, ma pagate anche l'aria che respirate.
Siamo arrivati alla struttura dove alloggeremo questa sera. Siamo un po' in anticipo per fare il check-in. Cioè, questa ragazza è il compagno che ci hanno omaggiato di caffè, latte, zucchero, le tazze. Hanno visto a Cinzia, immaginavano già che Cinzia non beve il caffè senza latte, che ci volesse il latte. E vi dico la verità, con questo clima Ci sta tutto, grazie. grazie mille. Thank you so much. Adesso aspettiamo di fare il check-in e poi ci facciamo una bella doccia. Caffesito on the road. Proprio il caffesito on the road. È arrivato anche il compagno di Peck, si chiama Peck lei. Sono due ragazzi australiani di una simpatia unica, gentilezza mostruosa. Lei mi ha detto: se volete vi faccio fare un giro in macchina così vi scaldate. Ho detto, no, stai tranquilla, ci ibernizziamo tranquillamente qua. Il caffè, dai. Caffè, latte. Tu comunque zucchero. Alla fine abbiamo tutto. Abbiamo pranzato, caffè, biscotti. È tornato persino il sorriso a Cinzia, che Sì, appena siamo arrivati era un po' imbronciata. È uscita Peck con il suo sorriso smagliante. Anche loro sono motociclisti. Lui guida una BMW, un 850 in Australia, e lei guida una Vespa. Ragazzi, buongiorno. Questa mattina pancarré, marmellato, Caffesito. adesso il caffè c'è un altro ragazzo che sta facendo, tra un po' finiremo anche noi. Questa notte eravamo 10, quindi c'è un po' di traffico in cucina. Burro come se piovesse lì, ma ci va dentro di brutto con burro e marmellata. Faccio una bella tazza di caffè che non guasta mai, bella strong. 1, 2 per 5 e adesso la mettiamo a rifare. Oggi la giornata è una giornata un po' particolare perché fuori c'è un vento che va a oltre 70 km/h, la temperatura esterna è di ben 4 gradi, quindi si percepirà un po' meno. Le cose da vedere sono un po' e speriamo di riuscire a fare tutto quanto. Proseguiamo il giro per la penisola dello Sneffnes. Queste sono delle tipiche casette vichinghe, come abbiamo visto ieri, e guardate lì dietro sono mini, ce ne sono mini. È un museo, è chiuso a quest'ora perché apre alle 11, è proprio lungo la strada. Questa alla nostra destra, alla nostra sinistra, è lava, dove sopra ovviamente ci sta crescendo l'erba. Adesso andremo in un altro posticino molto carino dove vedremo da vicino questi sedimenti di lava di circa 4.000 anni fa. Saxol Crater. Cratere di Saxol, un vulcano che eruttò 3-4 mila anni fa. Si erge a 109 metri sul livello del mare e con una minuscola scalata di 300 metri si può salire in cima, contemplando distese laviche da un punto panoramico. Molto comoda la scala che porta la vetta in 5 minuti a piedi dal parcheggio subito sotto. Giusto il tempo di finire la visita al cratere che è iniziato a piovere. Anche oggi una nuova sfida, ogni giorno una penitenza. In questo momento c'è un vento, ragazzi, che soffia a 80 km/h. Guardate come siamo inclinati qua. Ti tieni, Cinzia? Sì, E qua voliamo, se no. ci sono. Se fosse sempre semplice la vita Certo. sarebbe noiosa. Guardate che meraviglia, guardate, il sole sta uscendo anche. Alla nostra sinistra c'è l'ennesimo vulcano, strada dritta, lava a destra e a sinistra, prati di muschio, in fondo c'è il mare e tra 4 km faremo la prossima sosta. Faccio camminare sulla lava vera e propria, guarda. Adesso ci immergiamo in questa distesa di lava, arriviamo in fondo al mare. Cioè, non ti sembra di essere sulla luna qua? Guarda qua. Sì, Lava e muschio. sembra uno di quei film di fantascienza. Sì, qui in fondo ci sono delle rocce con delle forme particolari. C'è una roccia con un buco all'interno dove è possibile fotografare il vulcano che abbiamo alle nostre spalle. Vulcano che però in questo momento ha la chioma in mezzo alle nuvole, quindi non so se riusciremo a fare quella foto lì. Sentite il suono del vento? Penso di sì. Ragazzi, c'è un vento. Con una piccola passeggiata di 350 metri arriviamo in spiaggia e lungo il tratto ci sono anche dei laghetti, come vedete, uno è lì e uno è qui sotto. Lì è la roccia che vi dicevo del buco, da quel buco lì è possibile vedere il ghiacciaio Sneffiskokul, scusate la pronuncia ma sono nomi abbastanza impronunciabili, e da lì, eccola qua, c'è una spiaggia nerissima. Ci sono dei relitti di ferro, come vedete,
Perché? Perché qui in realtà c'è un battello che ha fatto una brutta fine anni fa e noi siamo esattamente qui. Ecco qui i resti del battello, è pieno zeppo. Ed ecco l'oceano, formazioni laviche in ogni dove qua. Questo è un altro dei punti iconici dell'Islanda. Faro di Malarif, Costruito su una distesa di lava. Non so se riuscite a sentire perché il vento è a tratti notevole. Questa è una spiaggia in Acadievolo di lava, si vede dal colore, guardate come è nera. Le nuvole sono grigie, il muschio ce n'è quante ne volete e questo qui è il faro di Malarif. Ci stiamo trovando nella situazione peggiore che volevamo evitare, ovvero un mare di vento. In questo momento sono riuscito ad accendere la cam, ma ragazzi il vento è veramente terrorizzante. Il Cinzia sta sapendo qualcosa. Cinzia ha perso le parole. Sì, è veramente qualcosa di drammatico in questo momento. Non c'è nulla dove possiamo fermarci per che ci ripari dal vento, perché se mi fermassi in questo momento cadrei. Il vento soffia molto forte da sinistra, ci sbatte come vuole lui. L'unica cosa che c'è a sinistra è una chiesa e due case. Nonostante siamo in questo posticino, siamo in questo posticino molto delizioso, guardate un po' com'è. Ma siamo qui per bere un po' di tè, sì, ma perché fuori ragazzi ci siamo visti la morte in faccia. Non mi nascondo che Cinzia ha qualche lacrima gli è pure uscita sotto il casco. C'è un vento veramente pazzesco, abbiamo rischiato più volte di andare per terra, c'è un vento che in alcuni tratti sfiora i 100 km/h e le previsioni non mettevano un vento così forte, mettevano un vento meno strong. Abbiamo trovato questo hotel che c'era comodo perché era controvento e quindi ci ha permesso di fermarci. Adesso ci beviamo del tè, Cinzia ha preso il tè verde, io il tè al mango black e poi si torna a fare gli ultimi chilometri in sella. A causa del vento abbiamo dovuto saltare un'attrazione perché era impossibile fermarsi ragazzi, se ci fossimo fermati saremmo andati a terra. Il vento è veramente strong, infatti ci siamo fermati di fianco a questo capannone che il vento soffiando da questo lato almeno qui siamo riparati, ecco. Ci siamo andati un attimo in bagno e oggi il vento ci sta mettendo veramente a dura prova. Era l'unica cosa che mi spaventava di quest'isola che si sta mostrando in tutta la sua cattiveria perché c'è un vento veramente incredibile. Voi pensate che sono punti dove non riesco a superare i 60-70 km/h perché altrimenti voliamo. Letteralmente vogliamo. Il vento ci sta prendendo a schiaffi proprio. Una cosa che abbiamo imparato ragazzi, almeno una nota positiva, una risata perché oggi è veramente drammatica la questione. Vi stavo dicendo, una cosa che abbiamo imparato è che i cavalli come gli animali in generale si mettono con il sedere controvento in maniera da probabilmente da ripararsi gli occhi. Nel momento in cui stavo facendo la ripresa c'era un toro che stava montando una mucca. Ci facciamo una risata perché guardate, Qua oggi è da piangere, oggi è nera. oggi è veramente un incubo. Drammatica. Adesso stiamo ridendo ma stiamo soffrendo come i cani. Quindi quando Cinzia dice non pensa di tornare più in Islanda, io non le posso dar torto perché sta passando la voglia a me di tornare. Islanda sofferenza. L'Islanda vi metterà a dura prova. Facciamo le curve a destra piegati a sinistra.
Com'è? Che tanta roba o no? Tanta roba, ne valsa la pena, però potrebbe darci un po' tregua questo mezzo. Ragazzi, questo è un mezzo da uomo a 2 ruote, però questo è un mezzo da uomo a 4. Guardate quanto è grande, è pazzesco. Questa ruota qui arriva quasi sopra il mio bacino. Una roba gigante. Eccoci qua, siamo arrivati anche alla struttura di stasera. Guardate che carina. Sì, carino, molto gustoso direi. Arrivati alla fine di questa tappa abbastanza folle di oggi. Ce l'abbiamo fatta arrivare qua. È stata particolare. Ragazzi, oggi è stato un incubo, credeteci. Oggi veramente la giornata che ci ha messo sicuramente di tutto il viaggio. Addirittura per oggi, soprattutto per me, io un vento così non l'avevo mai provato. Vento sì, una roba del genere, perché adesso andiamo a terra forse 100 volte, mai capitato. È stato veramente brutto vedere il vento così forte. Ci prendeva a sberle come voleva. A un certo punto ci siamo messi veramente in mano al destino. Comunque andiamo a fare il check-in. Oh, the Viking helmet. Guarda che kit di benvenuto, Cinzia. Servizio della serie A. Number 1. Servizio di benvenuto senza eguali. Top, beautiful. Caffè. Dammi la tazza sul caffè? Coffee? Yes. Tac vuol dire grazie, Cinzia. What you say? Thank you. Thank you, and your language. Yes. What you say? In italiano grazie. Grazie. Yeah. Ragazzi, vedete, Cinzia quando trova quelli giusti poi parla, a quanto pare. Tac. Allora, la scala per arrivare in camera è un po' irta, a dirvi la verità. Però non vi nascondo che l'accoglienza del nostro amico è stata veramente top. Questa è l'antica nostra stanza, questa è la nostra stanza, questa è la vista che c'è, lì è la moto, ma la cosa veramente figa la vedrete tra qualche minuto. E avevo anticipato che ci sarebbe stato una sorpresa. Beh, allora, la giornata si sta concludendo nel migliore dei modi. Dopo il ventaccio che ci ha fatto vedere letteralmente i sorci verdi, c'è stata un'accoglienza top da Semi è il gestore di questa guest house. Ma guardate un po' dove sta Cinzia, 42 gradi, ha sofferto per entrare. La giornata sta finendo nel migliore dei modi, ci ha accolto con una merenda, allora in realtà è bed and breakfast, quindi abbiamo dormire e colazione compresa. Siamo arrivati e lui ci ha offerto la merenda e ha detto che è inclusa anche la cena, una zuppa di verdure, pane, che noi non sapevamo perché non c'era scritto. Più hot pool. È arrivato lui che gli ha detto grazie, thank you. Semi, troppo gentile, number 1. Hot pool. Hot pool, 42 gradi, acqua naturale. Adesso mi cambio e mi tuffo anch'io. Non ci credono. Ragazzi, oggi è una giornata veramente un modo migliore, perché con quella giornata di oggi così non ci sarebbe stato. Adesso addirittura, vi dico la verità, piovigina un po'. Sì. Ed è di una gradevolezza pazzesca. Adesso però spengo tutto e mi rilasso un po'. Beh, perché io voglio ascoltare il silenzio. Come vi dicevo, questa sera si organizza una cena tutti insieme, quindi saremo una decina. Ne approfitto adesso per fare le riprese, perché poi siccome non conosco persone vorrei evitare di fare delle pessime figure. Come questa è la location, gli italiani dovremmo essere solo noi. Ragazzi, buongiorno, 23 agosto 2024. Mi vedete in accappatoio perché siamo ancora alla struttura dove ci avete lasciato ieri. Abbiamo fatto colazione insieme agli altri, una colazione molto abbondante, tipica e islandese. I programmi nostri sono un po' cambiati perché, come vi dicevo anche in un precedente, chi comanda è l'Islanda. Avevamo un programmino per arrivare ai Reykjavik facendo un po' di strada sterrata, ma abbiamo dovuto cambiare i programmi perché il problema non è tanto l'acqua, la pioggia, che ce ne sarà ma ce ne sarà poca. Il problema grosso è il vento. Il vento, che qui è poco, a Reykjavik è previsto folate da 70, 75, 80 km/h. Il problema del vento è una roba seria. Quindi adesso cosa abbiamo deciso? Ci rilassiamo fino alle 11 qui nella hot pool
Sei già in postazione. E Cinzia è già lì nei posti di combattimento. Oggi Cinzia ha qualche problemino, un po' acciaccata, sta accusando il colpo, diciamo. Un po' sono stanca, c'è un po' di mal di schiena. Insomma, non mi sono svegliata molto in forma. Adesso la hot pool farà il suo dovere e la rimetterà in sesto, quindi ci rilassiamo qui fino al verso 10:30. Ci facciamo la doccia, per le 11 lasciamo la struttura e puntiamo Reykjavik. Non so se è il caso di fare la spesa, poi lo vedremo. Adesso mi vado a rilassare anch'io. A dopo. Oh, è bollente ragazzi, è bollente. Secondo me è più calda di ieri. Più calda, sì, però 140. Ci saranno 200 gradi qua. Guarda, forse 41 però. Saranno 2000. Sì, è più calda di ieri, sono 42-43. Good, ragazzi, questa piscinetta vale il costo di tutta la struttura. È la struttura dove abbiamo pagato meno di tutte in assoluto ad oggi in Islanda. Meno in assoluto abbiamo fatto una colazione da paura. Con questo comfort allucinante, un silenzio pazzesco. Con la colazione compresa, con la merenda, con la cena compresa che non sapevamo solo della colazione. La cena ce l'ho detta ieri all'arrivo, colazione da serie A, tutto buonissimo. Ci ha accolto pure con un kit di gentilissimo. benvenuto, veramente number one, semi numero 1, top. Sotto una leggera pioggia e un vento flebile per ora ci apprestiamo ad arrivare verso Reykjavik. Il cielo è abbastanza incazzato oggi davanti a noi. Noi ovviamente stiamo andando in quella direzione. Stiamo avvicinando a Reykjavik, ne approfittiamo per fare un minimo di cambusa, così quando arriviamo a destinazione non abbiamo problemi di trovare necessariamente un supermercato vicino alla nostra struttura. Adesso arriva la parte meno piacevole, il conto. Spuntino delle ore 12. Il problema del vento è che non è un vento costante, ma è un vento che dà degli schiaffi veri e propri. In questo momento, ecco, adesso come ci mettiamo dritti praticamente ce l'abbiamo alle spalle e quindi ci dà un po' di tregua, ma già come saremo lì lo prenderemo di traverso e cammineremo praticamente con la moto di sbiego. È sotto un vento che soffia a 17 metri al secondo, il GS ha spento anche questo traguardo, ghiacciasassi, mostruoso, incredibile, mezzo fantastico, 220.000 km. Ci tuffiamo sott'acqua, letteralmente sott'acqua. Respiriamo un po'. Apprezziamo qua sotto ragazzi, un minimo di tregua se non altro. Questo tunnel passa sotto l'oceano e ci porterà dall'altra parte del fiordo, poi mancheranno circa 30-35 km per Reykjavik. Questi cartelli indicano il vento, 18 metri al secondo. Quando lo vedete rosso è perché non è proprio bella la situazione. Le difficoltà non mancano anche oggi. Questa è la strada per arrivare, no, strada chiusa. Strada chiusa mi dà. Proviamo col cellulare perché il navigatore non mi dà altre strade. Ok, alla fine siamo riusciti a trovare l'alternativa. È un po' imboscato come posto, ma abbiamo trovato un ottimo rapporto qualità-prezzo, anche perché Reykjavik in questi giorni è alquanto inavvicinabile. E pensate che abbiamo prenotato a febbraio. Reykjavik è quella che vedete di fronte a voi e la struttura è questa qui. Praticamente una lingua d'acqua ci separa da Reykjavik, che vedremo se andare più tardi o domani. Adesso l'importante è aver portato la pellaccia al sicuro e vi garantisco che è stata una bella avventura. Adesso mettiamo in un punto riparato dal vento. Ecco il vento, guardate come soffia, inesorabile, ma la mettiamo qua all'angolino la moto. Mettiamola qua, mettiamola qui. Ok, siamo arrivati sani e salvi. Selfie check-in 8 1 3 9, cancelletto. E questa è la stanza. Una stanza semplice, modesta, ma con tutti i comfort. La cucina è di fronte a noi, il bagno pure, quindi vado a scaricarlo in mezzo. Cinzia, come vede la struttura, va subito di Cafecito. Ma ora perché mi fai sti video? Fanno cacare sti caffè. Faccio io un Cafecito di qualità. Dall'Italia arriva Nescafè Gold e cappuccino. X letale, dai, go! Cafecito. Lo so che non è come la moca, però che dobbiamo fare? Adesso è così. Meglio di quello che avevi fatto. Poi ti fanno fare il tour dei baretti in Italia.
Questa sera si cena tutti e tre insieme, il GS e Chef Cinzia. e buona cena. Ragazzi, buongiorno. Come vedete siamo a Reykjavik. Questa dietro di me è la Barca del Sole. Si trova lungo la strada che costeggia il fiordo. Solfar, la nave del sole, è una nave vichinga stilizzata, è una nave considerata la nave ideale, è anche un inno al sole e difatti Solfar, la nave del sole, fu inaugurata nel mese di agosto, quando il sole non tramonta mai. E la giornata è veramente bella, finalmente una giornata bella. Il vento ha smesso di soffiare in maniera forte e probabilmente oggi ci darà un minimo di tregua. La strada lungomare praticamente è completamente chiusa al traffico, c'è una sorta di maratona e quindi abbiamo dovuto parcheggiare un po' all'interno, abbiamo fatto 2 passi a piedi. Questa è via Laugaveru ed è una delle vie principali di Reykjavik dove ci sono i migliori negozi ed è possibile trovare qualsiasi tipo di accessorio. È una delle vie dello struscio, complice l'orario, in questo momento c'è poco movimento, sono circa le 9 del mattino. È passata un'oretta e le vie principali già si stanno animando, i negozi stanno aprendo. Adesso dovrei andare a recuperare, se le indicazioni sono corrette, se si trova dello squalo putrefatto a Akaral, mi pare che si chiami il nome in islandese, per un collega che me l'ha fatto richiesta. Boso, mi stai facendo girare mezza Reykjavik per trovare sto squalo putrefatto. E anche quest'altro negozietto non ce l'ha, ci ha confermato che bisogna andare nei supermercati, alcuni dovrebbero averli ma l'abbiamo girato e non ce l'hanno, e vedere nel reparto surgelati. Caro Boso, dopo aver girato ben 4 negozi e tutti e 4 non li avevano, ne abbiamo trovato uno che ce l'ha, la quale ci ha fatto anche vedere la scatoletta, è piccola, sarebbe anche possibile riportarla. Il problema è molto semplice, mi dice che una volta che si scongela bisogna consumarlo subito, altrimenti si rovina, motivo per cui anche volendo comprarlo l'ultimo giorno non riusciremo a riportarlo perché si farà 2 giorni di nave più altri 3 per scendere, quindi anche se ci abbiamo messo tutta la buona volontà, stiamo girando Reykjavik da un po', stiamo girando Reykjavik da un po' di tempo e mi dispiace a malincuore ma non riesco a soddisfare le tue esigenze. A Boso, che dobbiamo dirgli? Boso, solo tu puoi chiedere una roba del genere. Ma perché gli... No, raccontati come si mangia, poi questo non lo sa. Boso è convinto come non lo sa? Boso non è convinto che si mangi quella roba lì. Boso, quello è lo squalo putrefatto, cioè messo sottoterra dai 3 ai 6 mesi per far uscire tutta l'acqua. Dopodiché viene tirato fuori, fatto a tocchettini e messo nei vasetti congelato. Poi tiri fuori un quadratino e lo metti in un bicchierino di liquore. Così va mangiato, diciamo, degustato. Io pensavo si mangiasse, invece sono andata a vedere proprio e si mangia così, cioè si mangia, viene degustato in un bicchiere di liquore. Perché, tra l'altro? C'è lo stomaco di ferro, c'è il fisico comunque. Tra l'altro dovrebbe essere di un sapore che si avvicina all'ammoniaca. Sì, ecco, sa di ammoniaca, sa perfettamente di ammoniaca, è una roba, dicono, io ho letto e non l'ho assaggiato, non l'assaggerò mai, è una roba proprio pazzesca, proprio la vera ammoniaca, una roba da stomaco di ferro. Una roba da vero viking, però per mangiare la roba da vero viking devi rompere il maialino e venire a Reykjavik. A quel punto ti consiglio di fare un giro, visto che hai rotto il maialino, ti mangi lo squalo putrefatto, ti fai un paio di bicchieri di rosso che piacciono a te e poi la giri a piedi a torso nudo. Questa è lava, ragazzi, e quello che vedete è fumo derivante dal contrasto dal calore della lava con la temperatura esterna. Siamo nella zona di Grindavik, tante strade sono chiuse a causa proprio dell'eruzione di questo vulcano qui. Si vedeva della cosa gialla, arancione sulla sinistra. Cinzia mi dice che si vedono dei lapilli di lava, probabilmente sta eruttando anche ora. Ma quelle parti là, ecco, là, Se... Guardate ragazzi, il paesaggio è pressoché surreale. La strada per Grindavik è chiusa e noi stiamo puntando a questo punto Blue Lagoon. In questo momento il vulcano sta eruttando. In quella direzione c'è Grindavik e c'è la Blue Lagoon.
E ragazzi, c'è un vento incredibile, altrimenti avrei alzato il Mavic. Tanto per cambiare, cioè bello, non metteva vento. Cioè. Senti com'è morbido, guarda, sembra spugna. Bello, non è verde ma morbido. Blue Lagoon adesso, direzione Blue Lagoon. Lagoon è raggiungibile solo se si ha il ticket, perché anche lì per via delle eruzioni stanno limitando al massimo gli accessi e c'è un bello schieramento di sicurezza e quindi ci hanno rimbalzato. Adesso cercheremo di raggiungere le piscine di lava tramite un'altra strada, sembra che non sia chiusa anche quella. Adesso inizierete a vedere dei paesaggi decisamente di un certo spessore. Quando la feci la prima volta non era battuta, non era asfaltata ed era uno spettacolo unico. Adesso è asfaltata ma lo spettacolo non è da meno. Ci saranno delle immagini, ragazzi, che non so se siete pronti a vederle, perché sono letteralmente incredibili. Alla nostra sinistra avremo un laghetto con dei colori. Questo posto qui è veramente pazzesco. Questa strada è veramente una favola, fiabesco, incredibile. Very 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 strong. Ok, siamo incappati. Adesso siamo tornati come era prima. Prima era tutta quanta così, era tutta brecciata. E adesso siamo tornati a quei livelli là. Adesso per terra non c'è più asfalto, c'è la breccia. E guardate qua che incanto è. È un po' più impegnativo per noi che siamo in due, ma vi posso garantire che è veramente bellissimo. Ragazzi, chi vi porta qua? Questa strada qui, ragazzi, è qualcosa di formidabile. Ma continua anche di qua. Persino Cinzia, quando ha visto sta roba qui. Sì, perché poi passi dall'asfalto a un po' di sterratino e bel panorama. Poi sono delle salite, sali, scendi, sali e vedi quello che c'è la strada sotto, quindi sembra che finisce la strada. Bello, bello, mi piace. Acqua a 100 gradi, ragazzi, guardate qua. Benvenuti all'inferno. Questa è un'area geotermale. Non vi nego che quando passiamo in mezzo a questi fumi è vero che puzza di zolfo, ma almeno ci scaldiamo un attimino. Cinzia, benvenuta all'inferno, guarda qua. Se non altro qui non tira vento in questo momento. Poi riparato. Sì. Non diciamo troppo forte. Guarda l'acqua come bolle. Guardate i colori, ragazzi. Ocra, grigio, questo è lo zolfo che mangia praticamente le pietre. È pazzesco, guardate come respira la terra qua. Si sente proprio, Cinzia, sembra che c'è una perdita di gas. Si sente proprio uscire del vapore dalla terra. I colori di questo lago, senza luce, senza il sole, è pazzesco. Non so se è un momento di sconforto, un momento che la giornata oggi è una giornata un po' da incubo. Si è alzato il vento pesantemente. C'è un vento maledetto, ma maledetto nel vero senso del termine, che non ci sta dando tregua. In questo momento si è placato, ma ci ha fatto vedere la morte in faccia ancora altre volte. Guardate, è incredibile questo posto. Può essere un paradiso come può essere un inferno. Ecco, noi 2 o 3 giorni da inferno abbiamo vissuti e non lo auguro a nessuno, guarda, neanche al peggior nemico, perché veramente vedere la morte in faccia è da scegliere, cadere o fermarsi. Ma quello che era tutto l'amore verso questo posto, verso questa terra, per quel che mi riguarda si sta tramutando in odio profondo, perché non ci sta facendo godere nulla di questo viaggio. Siamo letteralmente imbagliati del vento tutti i giorni, cioè l'acqua è l'ultimo dei problemi. Qui il vero problema è il vento. Lo sapevo prima di partire, speravo che fosse un po' più clemente, ma sono 3-4 giorni che ci sta letteralmente massacrando. Ogni giorno c'è un problema. Se a me, che ero preso all'Islanda, sta venendo questo odio verso l'Islanda,
posso capire perfettamente Cinzia che è la prima volta che vede un posto così. I nostri confronti proprio si sta comportando davvero male, ci sta facendo scontare tutti i peccati mortali. Dal primo giorno che siamo saliti sulla nave, soprattutto per me il secondo che ho sofferto, a quando siamo sbarcati non c'è stato un giorno che abbiamo tirato un sospiro di sollievo e abbiamo detto ah, che bella giornata, siamo goduti appieno la giornata. No! Per quel che mi riguarda la cosa peggiore è guidare con l'ansia, la paura di andare per terra da un momento all'altro, perché il vento è veramente forte, delle folate pazzesche, degli schiaffi, letteralmente degli schiaffi. A un certo punto non sai più se il vento tira da destra o da sinistra, perché da una curva all'altra il vento cambia, con le auto che ti sorpassano, che vengono dall'altro lato. Insomma, io cerco di tenermi sempre più o meno alla metà, in maniera che ho margine sia da un lato che dall'altro, ma poi quando ci sono anche altre macchine è veramente brutto. Ma poi la cosa brutta è che non godi, cioè tu sei venuto qui per goderti un viaggio, non lo godi perché guidi con l'ansia, è una cosa veramente pessima. Il posto di per sé è fantastico, ma con questo cazzo di vento maledetto è impossibile goderlo. I cartelli avvisano che in alcuni tratti il vento è di 25 metri al secondo. Vi garantisco che è tanta roba 25 metri al secondo. Il vento che stiamo subendo è qualcosa di folle. Sono circa le 18, doccia fatta, tè. Cinzia è qui di fianco a me ma non vuole essere ripresa Perché è un cesso. c'è un bellissimo sole ma il vento continua a soffiare. Adesso ci rilassiamo, approfitto per scaricare file, foto e quant'altro, poi ci prepariamo per la cena e vediamo la tappa di domani. Buon tempo. Dopo la giornata di oggi non si è badato alle spese, qua pasta, da un po' che non mangiamo birra e buona cena, sempre con vista moto. Ragazzi, buongiorno, 25 agosto 2024, ci apprestiamo a lasciare la struttura dove abbiamo alloggiato questi 2 giorni qui a Reykjavik e continuiamo il nostro giro. La giornata sembrerebbe apparentemente tranquilla, ma in Islanda, come sappiamo, non bisogna mai abbassare la guardia, quindi saliamo in sella e iniziamo la giornata. Questo viaggio sembra che lo stai facendo da solo nei video, in realtà ci sono anch'io. Prima sosta di oggi, Thingvellir. Stiamo camminando all'interno di un canyon, in realtà questa è una frattura della crosta terrestre. Questa frattura si allarga di anno in anno circa 2 cm. Fortunatamente camminando qui siamo un po' riparati dal vento e questo è il contesto che c'è intorno a noi, ragazzi. Come vedete siamo belli bardati perché fa freschino, portiamo persino i guanti. Adesso vi mostriamo questa cascata che è magnifica. La strada all'interno del parco è molto bella, tanti arbusti, cosa che prima non avevamo mai visto. Trovare un arbusto è un'impresa, invece qui guardate quanti ce ne sono, guardate che traffico, che scorci che ci sono qua. Non so se si riesce ad avvertire dalla cam, ma tanta bella visual. Qui all'interno del parco il limite è 50 all'ora, quindi si va piano. Tu guarda che posti della Madonna che non deve farci godere sto vento maledetto. Sto vento maledetto, che cos'è che arrovescia? Un vento maledetto. Cosa è successo? Oh ragazzi, guardate qua, guardate la roulotte che fine ha fatto col vento. Maiella. Quando vi dico che il vento qua non scherza è così, l'ha distrutta la roulotte, fatta a pezzi, ma ti rendi conto? Pazzesco! Sì. Che roba? Sì. L'ha distrutta, ma il vento non scherza, è pazzesco, è veramente qualcosa di incredibile. Pochi chilometri dopo si entra decisamente in un altro ambiente, in un altro mondo. Marte sembra distante anni luce, invece è a pochi chilometri da qua. E adesso stiamo puntando un altro bel posto iconico dell'Islanda. Sì, guardate che mezzi soft che ci sono qua. Mezzi ultraleggeri, direi. Ci avevamo anticipato che saremmo arrivati in un posto iconico dell'Islanda, quello dei geyser. Geyser ovunque, ragazzi. Guardate come respira la terra. L'acqua che va dagli 80 ai 100 gradi. E tra l'altro abbiamo assistito ad un'esplosione di un geyser decisamente importante, molto bello. Per fortuna oserei dire, perché il primo
era stato un po' deludente. Cinzia era rimasto un po' male, perché ovviamente le esplosioni non sono tutte uguali, sono quelle un po' sottotono e quelle con un po' di brio. Ecco, quella con un po' di brio è stato bello brioso, bei colori, celeste proprio. Questo è un altro mezzo dove vedrei molto bene Cinzia a bordo di questa roba qua. Guardate qua. E questo è il nostro GS. Adesso ci facciamo anche uno spuntino. Fino a poco fa eravamo ai geyser, adesso siamo al crater. La prima cosa che vediamo è il pagamento: 600 corone, 4 euro a testa. 1200 corone in Tutto il due. resto fino adesso gratis. Parcheggio gratis, però. Qui parcheggio gratis, si paga l'ingresso. Gli altri dipende. L'ingresso non si pagava mai, ma a volte si c'è il pagava il pagamento. parcheggio. Oppure il bagno è sempre a pagamento. Una cosa molto simpatica, mentre stavo parlando gli ho detto 2 tickets, 2 biglietti, mi ha fatto un bel rutto in faccia. Eccolo qua. Cinzia, guarda qua. Guarda che spettacolo alla tua sinistra. Hai visto? Oggi Alla come vostra sinistra. Oggi ti è tornato un po' il sorriso. Per fortuna. Con sto tempo qua ti è tornato un po'. Questa è Seliam Foss. Qui mo facciamo un po' di sosta perché qua c'è un bel po' di roba da vedere. Come tornerete sulla N1? Probabilmente complice il fatto che ieri sono arrivati diversi aerei a Reykjavik. Abbiamo incontrato già diverse ragazze italiane che sono sbarcate proprio Lo fermano tutte al Macio Max, anche in Islanda. È pazzesco, ragazzi. Tutte vedono il GS con la targa italiana. Pazzesco, è pazzesco, guarda. Devo stare attenta. Devo portarmi un'agendina qua. Col cappello alla Pierino Maniera. Sì. Non so se l'avete notato, ogni tanto mette il cappello stile Pierino. Intanto è a grande richiesta Pierino in Islanda col suo GS. Avevamo anticipato, sarebbe stata una giornata pregna di cose da vedere. Abbiamo detto geyser, crateri e adesso è arrivato il momento delle cascate. Seliand Foss è una cascata di Noasca in gigante. Come potete immaginare c'è un po' di gente, ma ce la caveremo. Se la dobbiamo prendere un po' d'acqua, prendiamola come si deve. Da qui rende meglio la potenza che c'è questa cascata qua. Riuscite a vedere l'arcobaleno? Credo proprio di sì. Volevamo fare una foto e un video in una cascata molto bella, Griufu, impronunciabile il nome, ma non è possibile farlo perché speravamo un minimo di buonsenso che le persone magari una volta lì facessero velocemente le foto. Cioè se vedi che la fila è di 50-100 persone, magari ti stai 1 minuto, 2 minuti a farti le foto e poi te ne vai. Se ognuno ci perde mezz'ora, non abbiamo voglia di passare il pomeriggio davanti alla coda con una giornata meravigliosa così. Quindi adesso torniamo alla moto, ma le emozioni non finiscono qui. Adesso vi mostriamo un fuori menù che su YouTube non ho mai visto e adesso vi ci porto. Lo so quello che pensate, tanti starete dicendo ma si è già visto. No, questo non è lo stesso aereo che c'è sulla spiaggia nera di Vik, perché come vedete spiaggia, vedete sabbia nera? No, non è lo stesso aereo. È simile ma non è lo stesso. Tant'è che quello è sulla sabbia nera e questo invece è in mezzo ai campi con tanto di cavalli e quant'altro. E anche questa l'abbiamo portata a casa. Adesso sì. Grazie. Adesso sì che vivere l'Islanda. Oggi sembra quasi estate qua. 17 gradi in questo momento. Mi piace vincere facile così. Mi piace che così. Così tutti quanti sono capaci. Prima un po'. 17 gradi, un sole che spacca le pietre, fa caldo per come siamo vestiti. Vi piace vincere facile. Penso che ce la meritiamo questa giornata, dai. Questa sì che è una giornata da paura da serie
pazzia. Relax sul prato, la prima volta in tutto il viaggio, una cosa del genere. Questo è un evento raro. Tutto questo nel parcheggio della cascata di Skogafoss. Tra un po' si decolla, alziamo il Mavic per la prima volta in 10 giorni. Non so se ve l'ho detto, ma la cascata di Skogafoss prima sfociava direttamente nell'oceano, era praticamente una scogliera. Adesso Skogafoss dista ben 5 km dal mare. Qua c'è un ghiacciaio spettacolare, si gira la testa e da quest'altro lato c'è la spiaggia nera di Vik. Adesso ci arriviamo. Che spettacolo è con un tempo così, very sauvage così, tanta roba. Nel frattempo ragazzi la questione è questa, lì quella è la spiaggia nera di Vik dove andremo tra un po', ma guardate dove siamo adesso. Adesso siamo in un posto letteralmente incantevole. Siete pronti? Voilà, oceano, spiaggia nera e poi il ghiacciaio. Oggi l'Islanda ci sta veramente trattando con i guanti bianchi sul finire di giornata. È tutto maledettamente magico. Ecco, qui si conclude sicuramente il menù di oggi. Siamo arrivati alla spiaggia nera di Vik, il parcheggio è dove vedete quella spianata di macchine davanti a noi. Il contesto è veramente spettacolare, complice l'orario magari, c'è una luce pazzesca. L'ultimo bocconcino di oggi ragazzi, spiaggia nera di Vik. È uno spettacolo inenarrabile, peccato che c'è un assembramento pazzesco, complice l'orario, complice la luce, complice la bella giornata, complice tutto, ma è un posto veramente magico. Questa sabbia nera, queste pietre di basalto alle mie spalle, il verde, i due faraglioni dietro di me, insomma è estrema qualità. Per la struttura di questa sera non si è barata spesa, ragazzi, un posto veramente figo. Siamo a 3,5 km dalla spiaggia di Vik, ma il contesto, magari complice anche i colori, non lo so. La spiaggia di Vik è da quel lato lì e questo è il contesto. Dentro è veramente moderno, all'avanguardia, legno e modernità, tanta roba. Sì. Scarichiamo, doccia e ci prepariamo per la cena. Perché oggi è stata abbastanza impegnativa. Oggi impegnativa, molto impegnativa direi. Però la giornata si è conclusa nel migliore dei modi. Bellissima giornata, dai. Il vento inizialmente non ci aveva dato molta tregua, ma ci ha fatto recuperare. A domani. Ragazzi, buongiorno. Non urlo perché ci sono le stanze vicine che dormono ancora. Questa è la cucina dove faremo colazione. Qui c'è Cinzia all'opera, sta facendo il caffè. Sta preparando tutto quanto per la colazione, ma guardate che vista che c'è. Questa qui davanti è la spiaggia nera di Vik. È una giornata meravigliosa. Ieri eravamo lì e guardavamo di qua la spiaggia nera di Vik. La cucina è estremamente ben attrezzata, molto bella, con una vista mozzafiato. Adesso vado a dare la mano a Cinzia per la colazione. Si mangia un cornetto. Ragazzi, buongiorno! Oggi che rega! Cartolina dall'Islanda questa mattina. In questo momento è vento zero, sono appena le 8:05, guardate che nitidezza e che colori. Il ghiacciaio davanti a noi, alle nostre spalle l'oceano e la spiaggia di Vik. Questo sì che è un bel buongiorno finalmente. Fresco, una certa persona mi ha svegliato alle 5:30, in Italia le 7:30, che aveva l'ansia di fare colazione. Peccato che la cucina era chiusa fino alle 6:30. Avevo fame ragazzi. Oggi sono circa 300 km e tante emozioni. Campi di lava ricoperti dal muschio. E dai campi di lava si passa ad arbusti. Varietà assoluta in Islanda. Ci
Ci siamo fermati a fare benzina in questo punto. Guardate che vista che c'è. Ci sono alcuni distributori che farete anche fatica ad individuare perché c'è l'insegna, ma a volte c'è soltanto la vera e propria pompa, non c'è la tettoia. La tettoia è molto difficile da trovare, forse anche perché è complice il vento, comunque non lo so, ma spesso e volentieri si trova soltanto proprio la colonnina della pompa e a volte dite: ma scusa, dove sta il benzinaio? Poi aguzzate un po' la vista e trovate quello che vi serve. English, facciamo 5000. Qua funziona che dovete scegliere le corone che volete fare, digitare il PIN e poi fate benzina. Quello che non erogate ovviamente non vi verrà addebitato. Il costo della benzina qui è di 317,70 corone. L'N1 a tratti vi sembrerà monotona, ma poi arrivate in alcuni punti dove sono dei veri e propri quadri appesi. Che roba è questa qua? Niente a confronto di quella di ieri, ma calcolando che voi siete lungo la strada, girate la testa e vedete questa meraviglia qui. La realtà è che l'Islanda è un posto talmente bello paesaggisticamente e naturalisticamente parlando, e se voi vorreste riprendere tutto, praticamente non vi basterebbe una vita. Ecco perché a volte passiamo di fianco a queste cascate che sembrano di poco conto, ma in realtà sono molto belle, ma semplicemente perché ce ne sono talmente tante e una più bella dell'altra che è impossibile fermarsi per tutto. Da come è vicino il ghiacciaio, ora ci passiamo sotto, sia lì che qua, ma in realtà adesso punteremo verso sinistra. Ragazzi, volevo portarvi qua e ci sono riuscito. Svartifos, colonne di basalto come se non ci fosse un domani. Questa è parte del tracciato che abbiamo fatto per salire. Siamo praticamente in cima a questa montagnetta, piano piano torniamo in giù. È circa un'ora di camminata. 1,6 km, non impegnativo, ma fortunatamente con le temperature di oggi fa quasi caldo. E queste sono altre cascate che troverete lungo il tragitto. Guardate com'è maestoso il ghiacciaio. Non so se riuscirò ad alzare il Mavic perché il vento c'è. E finalmente siamo arrivati, eccoci qua, lago ghiacciato e Diamond Beach. Qui la questione iceberg è decisamente differente, sia come colore, come quantità, come dimensione. Sabbia nera e iceberg davanti a noi. Diamond Beach, il nome non ve lo devo neanche spiegare, tra qualche secondo capirete perché. Adesso direi che è arrivata anche l'ora di puntare la struttura, quindi ultimi 90-100 km e arriviamo a destinazione. Il contesto in cui si trova la sistemazione di questa sera è alquanto wild. Alla nostra sinistra abbiamo il ghiacciaio, la strada per arrivare è un po' ostica, bisogna fare un po' zig-zag perché la strada, ecco qua, è piena di buchette e la nostra struttura dovrebbe essere quella alla mia destra. Distanza 950 metri. Ok, è l'ultima casa praticamente. Quindi siamo all'Audaberg 2. Anche da internet le foto di Booking queste mi danno comunque. Alla porta troverai il tuo nome ed effettivamente Massimiliano Saraceni. Messo, ok, ci siamo. Questa è la stanza. Ampia e spaziosa direi, di ma. Bella, sì. Con vista verde. Questa è la cucina, sempre con una bella vista. E qui fuori parcheggiato il GS. Adesso mi faccio la doccia e dopo si cena. Buongiorno, 27 agosto 2024. La situazione oggi è un po' articolata, un po' complessa, non tanto per il meteo che è un po' ballerino, ma questo ormai ci abbiamo fatto il callo, ci abbiamo fatto i conti, l'abbiamo messo in preventivo, quanto per la situazione che in questo momento vive Cinzia. Cinzia da ieri pomeriggio ha della febbre,
sta rimettendo a pieno posto e ha fatto la notte praticamente in bianco. L'obiettivo di oggi era ed è di fare circa 100 km. Lungo la strada non c'è qualche attrazione particolare da vedere, ma c'è da apprezzare la bellezza dei fiordi dell'est. Lungo il tratto c'è una bella pozza d'acqua calda dove spererei, avrei pensato, avrei voluto, mi sarebbe piaciuto, adesso vediamo se è fattibile la cosa, stare lì qualche ora per rilassarci dopo tutte queste giornate molto intense sotto un meteo non sempre facile, come avete visto. Quindi, visto che stiamo arrivando alla fine di questo tour in Islanda, era un bel modo per rilassarsi e stare un attimo in tranquillità. Adesso cercheremo di rimanere in struttura qualche ora in più in maniera da dare a Cinzia il tempo di recuperare. In questo momento sono circa le 7:30, ho già fatto colazione, Cinzia ha bevuto un po' di tè soltanto, non aveva fame. La temperatura non è neanche fredda, siamo sugli 8-9 gradi, le previsioni non danno neanche malissimo, sì, qualche goccia d'acqua dovrebbe arrivare ma niente di drammatico. Il vento è la solita incognita, le previsioni mettono una cosa, poi la realtà ne è un'altra. Adesso rientro dentro e mi rilasso un po' e poi vediamo come si evolverà la giornata. Tanto questo è stato il ricovero del GS. La struttura dall'esterno sembra abbastanza fatiscente, ma dentro è molto accogliente e la nostra stanza è quella lì. Riprendiamo da dove avevamo lasciato ieri, 5 km di strada così, e poi ci mettiamo sulla 1 e ci avviciniamo ad Ofne dove faremo un minimo di cambusa per la cena di questa sera, per il pranzo di oggi, vediamo un po', e poi proseguiamo per i fiordi dell'est. Quanto pare l'idea di fare la spesa la mattina non è solo nostra, sono anche loro temerari in bici. Siamo arrivati ad Ofne, facciamo la spesa, benzina e iniziamo la tappa di oggi. Prenderemo qualcosa per fare la colazione e un condimento per la pasta. La particolarità dei fiordi dell'est è che sembra che le montagne nascano dal mare, appunto, guardate qua è proprio palese la questione. Il mare e subito la montagna, sembra proprio che spuntino come iceberg dal mare. Ed anche oggi vento e pioggia non sono fatte pregare, non si fanno attendere. Ragazzi, prima dei ponti troverete delle indicazioni che vi indicano delle restrizioni e dei limiti da tenere. Rallentate, perché su questi ponti qui si passa uno per volta, che sia macchina, che sia auto, che sia furgone, camion o quant'altro. Una alla volta si va qua sopra. Alcuni di loro hanno un fondo in metallo che con la pioggia è estremamente viscido. Al momento pare notte, si sono accese anche le luci in automatico del GS. Il cielo è diventato nero plumbeo. Se solo ci fosse meno vento sarebbe beautiful. Questa parte dell'isola per me è un posto dannato. La prima volta mi caga in mano per il vento qui e adesso in alcuni punti è veramente forte. Roba che devo mettere la quarta, se no la moto non va. I paesaggi sono spettacolari, se solo se li facesse godere. Sto bastardo non ci lascia un attimo di tregua. Poi adesso si è fatto proprio notte, non si vede veramente una beata minchia di nulla. Ultimi 20 km, giù Pivogur, che la meta nostra di oggi è lì, è quell'antenna. Anche queste nuvole basse regalano un fascino incredibile a queste montagne. E il meteo è il problema. Si scende e si sale come sopra il Tagadà. Qua sono tornato a giù Pivogur, dove sostai la volta scorsa. Adesso il campeggio è subito qui a destra, mi ricordo. A sinistra c'è il porto, la nostra struttura dovrebbe essere sulla destra, anche perché giù Pivogur è grande come una noce. Il campeggio è qui, subito qua, si sale e qui c'è il campeggio. La nostra struttura dovrebbe essere da quelle parti là. Questo è il campeggio. I soliti personaggi che incontriamo sempre. Eccoci qua, siamo arrivati. Hotel Framtid, qui si fa il check-in. Proviamo a vedere se ci fanno fare il check-in, siamo un po' in anticipo, vediamo un po'. Non vi nego che tornare qui è un po' un tuffo al cuore. È stato una delle notti peggiori che ho passato qui. Alloggiavo qui sopra, il campeggio è proprio qui sopra, soffiava un vento veramente estremo. A due ragazzi si ruppe la tenda, furono costretti a comprarne una al campeggio che non so quanto gli costò, ma è un posto veramente magnifico. Ci hanno fatto fare il check-in prima, date il portachiavi della camera. Number 20, go, si va.
Vedete quell'acqua che esce lì? Quell'acqua è bollente. E esattamente a 30 metri da quella macchina, davanti a quella roccia, c'era una hot pool gratis. Quella hot pool praticamente consisteva in una mega vasca di acciaio dove arrivava acqua bollente dalla montagna e uno apprezzava lo spettacolo della natura. Quella vasca d'acciaio è stata rimossa e quindi il gioco gratis è finito. Quindi il bagno che avevo pronosticato oggi salta. Cinzia, come vedete, non è con me. Cinzia è rimasta in albergo, si sta riprendendo un attimino, abbiamo mangiato insieme. Io ero rimasto d'accordo con lei che avrei fatto un paio d'ore qui alla piscina calda, ma a questo punto i programmi cambiano e quindi torno anch'io alla struttura. Giusto per farvi capire che qui il vento non scherza, i pali vengono tenuti con dei tiranti, sia questi ma spesso e volentieri anche i tralicci della luce, piuttosto che i cartelli stradali. Da queste parti la fantasia di certo non manca. Un po' distante dal centro della cittadina, in una parte del porto riservato ai mercantili piuttosto che ai pescherecci, c'è un'opera d'arte composta da 31 uova, queste che vedete alle mie spalle, che rappresentano la varietà di uccelli presenti in questa zona. Su ogni singolo uovo è riportato il nome della specie che rappresenta. A dirla proprio tutta, nonostante l'Islanda avrebbe potuto trattarci notevolmente meglio, parlo del meteo, delle temperature, della pioggia e del vento, insomma con noi è stata molto severa, particolarmente severa fino a oggi. Domani è l'ultimo giorno che saremo qui, perché poi il 29 mattina in realtà salperemo di nuovo con la Norrona direzione Hirtshals. Nonostante ciò, pensare che domani sia l'ultimo giorno qui sull'isola, beh, un po' di amarezza me la lascio in bocca. A quanto pare non sono l'unico a temere il vento, anche loro sono ancorati ben saldi ai loro vasi. Ci ho pensato molto prima di ripassare qui, alla fine non ce l'ho fatta. Dopo 6 anni sono tornato nel medesimo campeggio dove avevo dormito nel 2018. Qui c'era una grossa tenda indiana, un simbolo probabilmente del campeggio, adesso non c'è più, e la mia tenda era nei pressi di dove vedete adesso quello stand di biancheria. Dietro ci sono delle hit che prima non c'erano ed è proprio di fronte al porto. Anche questa è stata una grande emozione. La moto l'abbiamo parcheggiata qui, è riparata dal vento sia da un lato che dall'altro, quindi non dovremo avere nessun tipo di problemi. Adesso andiamo a vedere se Cinzia si è svegliata e come sta. Prima di entrare in casa ci si pulisce le scarpe. Ragazzi, allora, la situazione di Cinzia a quanto pare è più seria di quello che si pensava, è ancora a letto, gli fanno male ancora le ossa, motivo per cui io mi sto attrezzando qui in cucina da me. Stasera penne, tonno, poi se Cinzia vorrà qualcosa mi preparerò qualcosa al momento, per ora preferisce non cenare, quindi è a letto sotto le coperte con una banda bagnata sulla fronte per far passare un po' la temperatura che effettivamente scotta un po'. Speriamo che vada a migliorare, perché poi c'è domani che è l'ultimo giorno e poi sono i 2 giorni di navigazione verso Hirtshals. Insomma, incrociamo le dita. Sto male. Ma nelle ossa di qualcosa? Dai, no, non devi stare. Devi stare a letto. Ragazzi, buongiorno. La situazione Cinzia non è assolutamente migliorata. Abbiamo fatto colazione e penso che ci tratterremo un altro po' qui struttura, almeno fino a verso le 10. Come sentite c'è un discreto vento che però dovrebbe, stando sempre nelle previsioni, calare tra un po', tra un'oretta e mezza circa. Di contro devo dire che la visibilità è ottima, fino a poco fa pioveva anche abbondantemente, il vento ha spazzato via le nuvole, quindi la pioggia per ora si è allontanata, dovrebbe tornare a piovere intorno alle 10, poi da mezzogiorno dovrebbe arrivare il sole, se le previsioni sono quelle giuste. Il GS è sempre dove l'abbiamo lasciato, adesso non resta che aspettare i tempi tecnici di Cinzia che si prenda un attimino, poi ci vestiamo e iniziamo l'ultima tappa in terra islandese, perché poi questa sera arriveremo in struttura, dormiremo lì, ne approfitteremo per fare un po' di spesa visto che domani abbiamo la nave
e domani alle 8 e mezzo dobbiamo essere già al porto, perché alle 10 e mezzo la nave partirà. 10:20 e ci apprestiamo a lasciare Djúpivogur, proseguendo per i fiordi dell'est. Questi saranno gli ultimi circa 300 km in terra islandese. In questo momento c'è un vento che soffia a 9 metri al secondo e ci sono 12 gradi. Come vi dicevo ieri, cascate e montagne che nascono direttamente dal mare. Paesaggi molto belli e suggestivi, colori incredibili nonostante non ci sia il sole. Da questo lato del fiordo la montagna è totalmente diversa. Prima era completamente nera, completamente vulcano, invece adesso guardate qua, è completamente verde. Dalla spiaggia alla montagna è un prato di erba continuo, interrotto soltanto dal nastro nero dell'asfalto. Man mano che facciamo strada cambiano, mutano, si modificano le montagne, i paesaggi e i colori. Qui le montagne arrivano al mare in maniera più dolce, più ondulata. Lì proprio erano a strapiombo sul mare. I vari borghi che si attraversano sono piccoli paesini, piccoli villaggi, prettamente villaggi pescatori. Non ci facciamo mancare nulla come ultima giornata in Islanda. Ultimo sterrato, siamo nella parte sud-est dell'isola. Non so per quanto tempo durerà, vedo davanti a me un bel po' di strada marrone. Speriamo che sia ben tenuta. Potevamo essere anche un po' più fortunati. No, questa è la 955, ma non so per quanto tempo sarà così. È un pezzo la 955, quella dell'ultimo fiordo. No, non è quella lì, quella arrampicava a metà. È un po' viscida a seguito della pioggia, infatti vado un po' a destra e a sinistra pure per evitare le buche qua. Però se il vento ci assiste e rimane così, va tutto molto bene. Ecco, i fiordi dell'Ovest, se non avessero asfaltato sarebbe stato più o meno tutto così. Sicuramente più impegnativo, soprattutto fatto in due e soprattutto fatto in determinate condizioni, ma sicuramente con un fascino diverso che l'asfalto. Arriveremo a una struttura un po' sporchi stasera, ma amen. Che spettacolare! Quel tratto che avete visto di sterrato ovviamente non è la 1 ma è la 955, dove ci sono diversi chilometri di strada ancora da terminare, anche se è indicata come asfaltata in realtà non lo è. Questo è il contesto che stiamo attraversando adesso, soltanto noi ci siamo, neanche a dirlo. E le pecore, bisogna rallentare perché a volte attraversano. Vento forte e sterrato, questo oggi proprio ci danno delle sorprese di colpo, ragazzi. Si è alzato un vento pazzesco, siamo sempre sulla 955. Se mi vedete che vado a destra e a manca non sono ubriaco, è il vento che mi sballonza, che ci sballonza. È asfaltato per un pezzo vicino ai ponti, poi si torna sul terriccio. Comunque tra 4,2 km siamo sulla 1, quindi la 1 è asfaltata, sono ancora almeno 4 km così. Come vedete il traffico è pressoché zero. Ci sono queste salite abbastanza strong e poi discese ulteriormente strong. Sulla 1 avremo anche l'asfalto, ma abbiamo un vento che non è da meno rispetto a quello che è, anzi è molto più forte rispetto a prima. Adesso comunque stiamo puntando a Egilsstadir, dove faremo sia benzina, soprattutto faremo rifornimento per domani che saremo sulla nave. Come dice Cinzia, fino alla fine ci sta dando filo da torcere, fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo respiro. Insomma, ci ha fatto capire ancora una volta che qua chi comanda è il meteo, il tempo. Se vuole farvi godere vi farà godere, ma se vuole farvi vedere i sorci verdi sa come fare. Abbiamo fatto un passo, ragazzi, 5 gradi. Cinzia comunque è numero 1, nonostante tutto tiene botta, oh. Number one. E siccome è tornato a predicare vuol dire che sta migliorando, che quando predica sta bene. Scendo. Cinzia è tornata operativa, carrello, caschi, e si fa, come vi dicevo, un minimo di spesa, sia qualcosina per oggi, per stasera a cena, ma soprattutto per i 2 giorni di nave che ci aspettano da domani. E la spesa per la nave e per stasera abbiamo fatto.
A questo punto, visto il tempo da lupi che c'è, stiamo puntando alla struttura, pare di essere in Trentino qua. Guardate le piante, cosa che prima di questo momento si era vista solo in un solo punto in tutta l'Islanda. Questo è il secondo punto in cui troviamo alberi. Stiamo puntando la struttura in maniera da poterci sistemare, appunto, farci una doccia, riscaldarci un attimino, dare a Cinzia il tempo di recuperare, perché si sta riprendendo, ma non è che sia proprio in formissima. Esatto, questo è l'ingresso della nostra struttura. Ho visto anche una tenda. Check-in di qua. Ecco la nostra struttura, guys. Sembra quasi che il sole ci vuole fare una grazia. Questa borsa qui è praticamente la spesa di oggi. Vedete la comodità delle borse della Lone Rider, e anche questa, che potete caricarla in maniera più svariata. Abbiamo messo qui la spesa in maniera che anche quando andremo sulla nave non faremo altro che sganciare questa borsa qui, prenderla, tac, e la portiamo su. Questo è il contesto in cui sorge la nostra struttura. Piace Cinzia? Cinzia sta riprendendo piano piano. Lì sono casette che si affittano. Lì ho visto che c'è campeggio, perché ho visto qualche tenda, e noi alloggeremo qui. Andiamo a fare il check-in. Ingresso, si poggia le scarpe, si entra, e qui c'è Cinzia. Mostraci la camera, dai. Ti piace? Molto. Questa è la nostra camera. La vista è decisamente panoramica, se ci fosse il sole. Siamo un po' sfigati, invece in questo viaggio siamo sfigati in altra, e le camere no. Finora obiettivamente tutte le strutture Sono andate voto 10. per ora sì. Strano. Generalmente abbiamo poca fortuna, Negli ultimi giorni sì, ci capitano delle strutture un po'. ma c'è ancora la Germania e Esatto. ci vuole dare sorprese. C'è il phon, air dryer, Yes. air dryer c'è, Ok. un bagno, 2 bagni e la cucina. Qui fuori c'è il GS che ci aspetta per essere scaricato, e allora andiamo a togliere le borse. Tanta roba. Com'è? Tanta roba. Ti piace? Sì. E quando Cinzia inizia a sorridere oppure inizia a essere petulante, vuol dire che sta riprendendo, quindi buon segno. Ultimo giorno in terra islandese, cerco di dare una tolta al grosso della terra che ci abbiamo qui, perché le borse sono veramente messe male e noi peggio. È fredda l'acqua, sento l'acqua del tubo che è ghiacciata, gli stanno a ghiacciare le mani. Non starà tornando nuova, ma sicuramente gli toglio il grosso. Botta pure a te di acqua qua. Boh, a posto. Vi rendete conto di quanta pazienza ho io? Non so se ti sei. Non so se ti sentono. Ci stai dicendo. Quanta pazienza ho io per stare a casa. Guardate l'acqua marrone qua. Chiudi. Ok. Vi rendete conto di quanta pazienza ho io per stare dietro a sto personaggio? Dai. Ricordate il traffico del primo giorno? Beh, dietro di noi c'è una processione di auto, tutti quanti verso la Mecca, verso il porto. Sono le 8:10. Sul passo dove stiamo arrivando i segnali sotto indicano un vento di 5 metri al secondo, quindi poca roba, una temperatura di 2 gradi. Oggi è stata l'ultima doccia in terra islandese, l'ultima colazione in terra islandese, poi ci ha preparato qualcosina di cotto da portarci questi giorni in nave, e queste sono solo alcune delle moto che faranno compagnia in nave per 2 giorni di navigazione. Cinzia dice: mi fanno un po' emozionare tutte queste moto insieme che vanno verso il porto, perché sono moto che sono arrivate quando siamo arrivati noi. Guardate qua sotto che cos'è. 2 settimane intense, dure, impegnative, e dove l'Islanda avrei potuto anche trattarci un po' meglio, però guardate che paesaggi. Il 29 agosto vi lamentate per il caldo, guardate qua, 2 gradi e siamo solo a 600 metri d'altezza. La Norrona sta arrivando proprio adesso, quindi adesso scenderanno altri passengers, tempo tecnico di fare lo sbarco, sistemare le cabine, fare i check-in noi, e la Norrona ripartirà. Eccola lì, quella è la mitica Norrona. Non è la medesima nave con cui venni qui la prima volta, perché è notevolmente più moderna, è stata totalmente stravolta in alcuni ambienti, però sta arrivando adesso e direi in perfetto orario. Doveva arrivare alle 8:30, sono le 8:10, tempo di attraccare. Good, perfect. La Norrona sta attraccando proprio adesso. Nel frattempo guardate dove siamo,
La mitica chiesetta con tutte le piastrelle colorate che la precedono, e poi ci sono queste case caratteristiche di questo paesino, Safe Jordur, dove praticamente attracca la Norrona. Allora ragazzi, siamo in navigazione, sono riuscito miracolosamente a trovarmi un angolino dove ho un minimo di privacy. Probabilmente sentirete delle voci sottofondo, ma come potete immaginare la barca è piena di persone, quindi già trovare un angolino simile è estrema roba. Se non vedete Cinzia con me è semplicemente perché ha problemi con la nave, quindi è distesa dentro la cuccetta, si è presa la pastiglia e sta tranquillamente riposando. Tirando un po' le somme, sicuramente l'Islanda avrebbe potuto trattarci molto meglio. Se ho scelto di venire una seconda volta in Islanda è perché effettivamente ero innamorato di questo posto. Ho volutamente usato un termine al passato, ero innamorato di questo posto, e se non lo fossi stato non sarei mai tornato in una terra simile. Ho usato quel termine perché a fronte di questo secondo viaggio, prima di tornare una terza volta in Islanda credo che passerà diverso tempo, diversi anni. Non dico che non ci tornerò mai più, probabilmente ci tornerò, probabilmente no, non lo so. Al momento vi dico soltanto che ci ha lasciato parecchio amaro in bocca. Parlo al plurale, vi dico prima ciò che pensa Cinzia, poi vi motivo il perché e poi vi motivo anche perché è condivisibile il suo modo di pensare. Cinzia, come sapete, è amante del caldo e nonostante ciò ha scelto lei la meta di quest'anno, l'Islanda. L'ha scelto perché ha sentito me entusiasta parlare di questa terra, quindi ha voluto lanciare una sfida a se stessa e proporre un viaggio in un paese nordico, in un paese dove sicuramente non avrebbe sofferto il caldo che invece abbiamo sofferto l'anno scorso. Cinzia fondamentalmente non è rimasta colpita da questa terra ed è del tutto comprensibile e pensa di non tornarci mai più. Dice: abbiamo speso tanti soldi, non abbiamo ancora fatto i calcoli di quelli che abbiamo speso, perché il viaggio in realtà non è ancora finito, mancano ancora i 3 giorni per rientrare a casa dopo i 2 giorni di navigazione, e dice: abbiamo speso tanto, l'andamento del viaggio dipende molto, se non totalmente, dal meteo, non tanto dalla pioggia, che è il meno dei problemi, quanto dal vento, e in maniera del tutto inattesa, perché è vero che fa fresco, è vero tutto quanto, ma è anche vero che nessuno si sarebbe atteso delle temperature così basse. Gli stessi islandesi dicono che un agosto così non lo ricordavano da tempo. Il primo giorno ci ha accolto con 12 gradi, poi fortunatamente è uscito il sole e siamo arrivati sui 15. Dal secondo giorno in poi siamo scesi drasticamente 4-5 gradi. Su un passo abbiamo trovato 1 grado. Per vedere nuovamente la temperatura a doppia cifra abbiamo dovuto attendere l'arrivo a Reykjavik, dove abbiamo trovato circa 10-11 gradi. Un giorno dalle parti di Seljalandsfoss abbiamo trovato 15-17 gradi, che poi abbiamo scontato il pomeriggio con un vento strong. Dopodiché la temperatura a doppia cifra raramente si è vista. Quindi il parere di Cinzia è: ho voluto fare questo viaggio, sapevo che era impegnativo fisicamente, che era impegnativo come clima, sapevo anche di investire parecchi soldi, però il meteo ci è rimasto talmente contro che questa terra quasi la detesto. E da questo punto di vista io non posso che condividere la sua analisi, perché se io la prima volta avessi trovato un meteo simile in Islanda, probabilmente sarebbe stato l'ultimo posto dove sarei voluto tornare. Invece la prima volta che sono venuto in Islanda, tutto sommato faceva sì fresco, ho incontrato io anche 7-8 gradi, ma erano poche ore al giorno,
e raramente mi ricordo di essere stato in Islanda anche a maniche corte. La sera sicuramente scendeva la temperatura, faceva fresco, ma non un freddo simile. Vi dico soltanto che in queste 2 settimane ho avuto 12 giorni le manopole della moto accese. C'erano altri motociclisti con le hippo hands, con le moffole, ed hanno fatto una scelta super mega azzeccata. Per quel che mi riguarda è una terra meravigliosa, anche se molto cara perché loro hanno un tenore di vita molto più alto del nostro e fondamentalmente proprio a causa del clima così particolare, così rigido, così ventoso, non riescono a coltivare nulla, quindi tutto ciò che vedete sull'isola è tutta roba importata, di conseguenza i prezzi salgono alle stelle. Il loro tenore di vita è molto più alto del nostro, circa il doppio del nostro, quindi va da sé che i prezzi per noi italiani sono molto impegnativi. Quello che dico io è fare un investimento così per un viaggio simile ed essere in balia dell'incertezza del meteo, è un po' come giocare alla roulette. Se il meteo ti viene a favore, farete un viaggio strepitoso, spettacolare, magnifico, incantevole. Se però il meteo decide che voi l'isola non dovete goderla, state pur certi che voi l'isola non la godrete. Visto che sto tirando le somme, vi dico che l'Islanda con noi è stata particolarmente cattiva sto giro, particolarmente severa. Ci ha fatto godere 1 giornata e mezzo, il resto ci ha preso a schiaffi letteralmente tutti i giorni, tra le temperature basse, la pioggia ed in particolare le giornate di vento. Ben 4 giornate e mezzo di vento molto impegnativo, e vi garantisco che il vento impegnativo in Islanda fa decisamente la differenza. Il nostro viaggio di quest'anno dura ben 24 giorni, 2 settimane intere in Islanda e ben 10 giorni per fare avanti e indietro, 3 da casa a Hirtshals, 2 di navigazione ad andata, 2 di navigazione al ritorno e 3 giorni da Hirtshals a casa. A totale 10 giorni per il trasferimento e 2 settimane per goderci l'isola. Tanti fanno la soluzione di arrivare in aereo, noleggiarsi un mezzo e girarlo. È la scelta giusta? È la scelta sbagliata? Non so cosa è giusto o cosa è sbagliato. Sicuramente volare, affittarsi un mezzo e girarla è meno stressante di come l'abbiamo fatta noi. Probabilmente sarà anche meno dispendioso. Certo è che il viaggio non lo farete con il vostro mezzo e quindi dovrete adeguarvi al mezzo che andate a noleggiare. Ovviamente il viaggio è ancora da finire, siamo appena partiti da Seyðisfjörður e dobbiamo arrivare a Hirtshals, poi da Hirtshals 3 giorni per arrivare a casa. Sarà lunga, per fortuna andremo incontro al caldo, quindi metteremo da parte la roba invernale. Praticamente eravamo vestiti come quando da noi si esce in moto a dicembre e capite che per Cinzia, che odia il freddo, sono state veramente 2 settimane molto impegnative. Una cosa devo ammetterlo, Cinzia è una motociclista da serie A. Io, vi ripeto, ho tenuto accese le manopole 12 giorni su 14. Lei ovviamente non aveva l'opzione di scaldarsi le mani diversamente che con i guanti, non ha battuto ciglio. Certamente il morale era a terra per via del meteo, hanno influito anche gli ultimi 3 giorni che praticamente si è presa l'influenza, con la febbre, è andata avanti con tachipirina, brufen e chi più ne ha più ne mette. Insomma è stata veramente provata, soprattutto gli ultimi 2 giorni era un cadavere vivente, quindi tanto di cappello a Cinzia che ha tenuto botta, resistito, quindi bravissima Cinzia. Il nostro GS ormai non ho più parole, ragazzi, arriveremo a casa che avrà 223.000 km, è una locomotiva, è inarrestabile, è una vera macchina da guerra. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.